Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene, datemi un secondo che switchiamo la schermata e ci siamo. Allora, eccoci qua. Ciao Zog, ciao Ciel, buon pomeriggio, come state? Tutto ok? Allora, vi faccio subito lo shoutout così non me ne dimentico. Tra l'altro, oggi devo andare lento con lo scrivere perché mi sono tagliato con la lametta il dito perché stavo cercando di togliere i rimasugli rimasti sulla lametta e mi sono aperto, ma vabbè. Io che sono il solito imbranato, spero che non vi siate troppo impressionati, ma ok. Andate a seguire sia Ciel che Zog, che sono bravissime persone, molto pure simpatici e bravi streamers. Su. Fate i bravi, vediamo se ho scritto tutto giusto. Ok. Come state? Avete passato una buona giornata oggi? Se vi ricordate, nello scorso capitolo era successa un po' di roba in realtà, tra cui doppia kill, l'uscita del fatto che un personaggio in particolare si ricordava determinati avvenimenti dopo quello che era successo. Tra l'altro non ho chiuso Google Chrome, fatemelo chiudere così almeno non ho problemi sulla linea, almeno siamo più sicuri. E poi, tra l'altro, abbiamo giustiziato il killer del capitolo 3, dopo averlo scoperto. E fra l'altro anche Nekomaru è tornato, come ho scritto dal titolo, e per chi si fosse perso la scena, beh, adesso scoprirete cos'è successo a Nekomaru. Dopo che si è preso il blaster praticamente qualche live fa da Monokuma e non ha partecipato al trial, è ancora vivo, però diciamo che ha un po' di conseguenze. Tutto bene, si prepara per il Ferragosto. Ah, ok, effettivamente è vero, domani è Ferragosto, per cui non so se sia giusto farveli già oggi gli auguri o se mi manderò un messaggio direttamente domani, per cui non mi prolungo oltre. Direi che possiamo iniziare in realtà con leggere questo quarto capitolo di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Senza prolungarci oltre, accingiamoci a leggere questo capitolo. Beh, speravamo che le cose potessero progredire in maniera molto fluida. Esatto. Una comune, ordinaria progressione ci sarebbe andata bene. Come per esempio eh, quando le fila del nemico crollano dopo che hai sconfitto il boss finale. O casualmente come se un tuo amico morto dovesse riapparire all'improvviso. Beh, sarebbe andata bene se le cose sarebbero successe in questa maniera. Questo è il tipo di progressione vecchio stampo che stavamo sperando. Ma non questo girone degli eventi totalmente irragionevole. Eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi. Il caro Nekomaru Nidai, totalmente rinato. Potremmo chiamarlo tranquillamente Mecha Nekomaru o Mekamaru, praticamente. Per chi si fosse perso il colpo di scena della scorsa live, dopo che era finito il trial, siamo andati tutti in spiaggia e abbiamo trovato Nekomaru in questo stato. Eccolo qui. Già. Giustamente, Hajime. Voilà. Anche un nuovo modello per Nekomaru. Cavolo, ma voi ragazzi siete davvero strani. Beh, avete degli occhi davvero molto grandi. O forse siete innamorati di questo corpo metallico totalmente mio. Beh, posso dirlo solamente guardandovi negli occhi.
E ancora una volta io sono un team manager. Ok. Mm? Che succede? Sembra quasi che tu abbia visto un fantasma o qualcosa del genere. Ehi amico, non andare a spaventare la signorina Sonia con quella strana maschera fatta male. Beh, come ha alzato la sua voce, Kazuichi ha preso la testa di Nekomaru e... Forza, toglitela! Au 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 au! Smettila! Falla finita! Ah? Perché non se ne viene via? Aspetta, mi stai prendendo in giro? Santa merda, non è solamente per lo spettacolo. Non è solamente per fare spettacolo. Elettricità pura. Sono rinato sotto forma di elettricità pura. Esatto. Se tu sei seriamente Nekomaru, è colpa mia, giusto? Hai finito per ottenere un corpo come questo ed è tutta colpa mia, vero? Mi dispiace, Nekomaru. Non so proprio come scusarmi per tutto ciò. Non preoccuparti, un sacco di cose succedono quando sei in vita. Ma sei davvero così? Cioè, è davvero tutto ok? Beh, se ti continui a preoccupare delle piccole cose... Beh, ti arriveranno solamente più capelli grigi. Sto per dire bianchi, però più o meno il significato è lo stesso. C'è chi li chiama grigi, c'è chi li chiama bianchi. Beh, commentare ogni piccola cosa che fa è una perdita di tempo. Ma tu sei davvero Nekomaru, vero? Sei tornato fra di noi, giusto? Esatto! Sono resuscitato dalle profondità dell'inferno! In questa forma splendente d'argento! E come ti fa bene una cosa del genere? Non è nemmeno comparabile alla mia benda sull'occhio. Come puoi accettare quel corpo? Beh. Sempre meglio di restare solamente vivo. Mm? Beh, è sempre meglio essere vivi. Non sei d'accordo? Fatto interamente in acciaio inox inossidabile. Buon pomeriggio, lampada. Come stai? Benvenuto. Tutto bene? Beh, se sono vivo, posso ancora parlare con tutti voi. Se sono vivo, posso ancora combattere. Non importa quello che accada al mio corpo. Nemmeno un minimo. Ciao, ciao, lampada. Ma sei fantastico. Nekomaru, stai portando un sacco di speranza. Beh, sempre meglio essere vivi. Capisco quello che Nekomaru sta cercando di dire, però... non importa quanto sta cercando di trovarci un senso a ciò. È davvero tutto troppo strano. Non si tratta né di una novel né di un film. Questa è la realtà. Come può succedere un qualcosa di così inspiegabile all'improvviso? No, invece... perché è successo? Comunque... sono contenta che vada bene, d'accordo? Giusto? Nekomaru è tornato fra di noi? Vabbè, Nagito stava godendo. Sì, Nagito è un pazzoide. Oh, cavolo, cavolo. Sto forse interrompendo questa riunione toccante? Perché Nekomaru è un robot? Beh, sfortunatamente è stato davvero difficile provare a salvare Nekomaru fra le prese della morte. Ma non chiamatemi Psychopop Magician per nulla?
Oh, cavolo. Ok. Cos'è successo? Beh, sembrerebbe che sia un po' tutto troppo drammatico. Grazie a ciò, finalmente sto venendo accoltellato da tutti questi sguardi invidiosi. Ehi, ma se sei davvero un robot, che cosa succederà al tuo processo di pensiero? C'è anche quello un programma? Che cos'è successo alle altre cose? Tipo la coscienza e... Pazzo! Quante volte te lo devo dire? Che non importa. Non importa quale forma o forma. Cioè, shape e forma è la stessa cosa in realtà, credo. Perché shape vuol dire forma. Prendo forma, vabbè. Non importa quale forma io prenda. Io sono Nekomaru Nidai. Lo è? Ha intenzione di... Cioè, restare in questa forma per il resto della sua vita con queste sue nuove abilità? Che razza di reazione? Beh, sembrerebbe che tu sia veramente cosciente di te. Questo significa che questa tecnologia è insana? Non ho mai visto, ho sentito nulla del genere prima d'ora. Beh, quando le persone comuni considerano che avanzare non è ancora un avanzamento. Beh, se pensi che questi avanzamenti esistono sia nei college che nei laboratori, beh, si tratta di un grande fraintendimento. I veri avanzamenti esistono nel posto in cui tu puoi passarli con quel talento. E tu stai dicendo questo di te? Sei davvero così fantastico? Smettila di ammirarlo. Tu, stupido animale di pezza. Vedi di non giocare con i corpi delle persone in quella maniera. Aspetta un attimo. Se proverai a ferire Monokuma, verrai... Intendi ferirmi nuovamente? Sei davvero una barbara. Anch'io voglio copare la mia coscienza in una macchina. Penso che ci voglia parecchio tempo in un mondo come il nostro, in realtà, ancora. Forse non così lontano, ma comunque un po' lontano sì, a mio avviso. Cavolo, questa volta cadrai definitivamente preda del mio Monokuma Bazooka! Di nuovo. Ancora una volta il mondo è tremato e tutto è diventato bianco. Quasi come l'ambiente circostante era riempito dal suono dell'impatto. Speriamo di vivere abbastanza. Sì, sarebbe figo, però. E tutto è diventato completamente bianco. Beh, e ancora con questa bianchezza ho sentito quella voce ancora una volta. Di nuovo? Ah! Beh, effettivamente non ti si possono aprire le ferite considerando che sei un robot. Cioè, ti si possono rompere le parti robotiche, ma non sono vere e proprie ferite, considerando che è un robot adesso. Ma sei fottutamente serio? Si è preso in faccia un blaster e non ha nemmeno un singolo graffio? Fantastico, è davvero un vero robot! Ehi, mi permetteresti di disassemblarti? Potrei disassemblarti e mi mostreresti i tuoi interni? No, grazie! Se venissi disassemblato, beh, finirei col morire. Beh, presumo che dovrei riempirti. Beh, anche se è un robot adesso, se Nekomaru dovesse essere ucciso,
conterà ancora come un omicidio, d'accordo? Ovviamente è possibile che anche Nekomaru possa uccidere qualcuno. Non dire cose così stupide, non accadrà mai. Beh, con tutto ciò in mente, voi ragazzi, divertitevi in questo Killing School Trip insieme. Ancora una volta, spero che potremo andare tutti d'accordo. È impossibile. Ci vorrà un bel po' di tempo prima che io possa processarlo mentalmente. Nekomaru tornerà mai alla sua forma originale? Beh, se questo è il caso, sarà un peso per Nekomaru. Un attimo, bevo un secondo. Mi sa che mi conviene perché già sto sbagliando un po' di lettere. Ehi, non è mica che sono tornato come un mostro. Sono solamente un robot, lo sai? Lo sai? Scusa, non riesco proprio a vedere la differenza. Beh, consideratela una piccola promozione. Fare il robot di uno dei personaggi principali è un mistero genuino trasformato in un mistero sci-fi. Forse stava parlando del genere del gioco. Scusate, non avrei dovuto tradurlo, effettivamente. Ma chi se ne se non può tornare normale. Ma sì, infatti, se a lui piace così. E l'hard boiled è trasformato nello cyberpunk. Stai totalmente distruggendo i generi. Oh beh, chi se ne importa. Finché sarà divertente, andrà totalmente bene. Ok. Beh, come abbiamo sentito come ho sentito la risata di Monokuma, ancora una volta ero costretto ad accettare il fatto che quest'isola non è più il mondo giornaliero che conoscevo. È un mondo pazzo dove le cose strane ormai sono accettate come normali. Quindi secondo te Nagito è interessato a qualcuno? Sì, in realtà Ciel. Nagito è interessato a tutti gli studenti della Offspeak Academy che abbiano un talento. Lo dice esplicitamente. Anche se non in senso romantico, da quel che mi ricordo. È più un... li adora, cioè tipo li... non so come spiegartelo. Non so se dirti in senso platonico. Più che altro non ho mai letto i suoi free time event, quindi non conosco un granché di Nagito al di fuori del gioco. Per cui non ti saprei rispondere al 100% su questa cosa. Però sicuramente se anche non li dovessi fare io i free time event di Nagito nei prossimi capitoli, online li dovresti trovare. Però ti conviene comunque aspettare fine gioco, perché potresti beccarti spoiler cercando il personaggio di Nagito. Dato che è uno dei più popolari del 2. Monokuma, smettila di rompere la quarta parete. Veramente. Cause, ragionamenti, circostanze, anticipazioni. Queste cose non si applicano qui affatto. Questo è perché è quello che significa vivere in un mondo pazzo. Capitolo 4. Do ultimate robots dream of clockwork daily life? Ok. E se provano speranza per Nagito è ancora meglio. Giustamente. Il mattino seguente siamo arrivati al ristorante dell'hotel, come abbiamo sempre fatto. Così è complicato. Dici che il nostro protagonista è papabile? Ah sì, ne trovi un sacco di ship fra Nagito e Hajime, fidati. Anche se io lo shipperei più con Chiaki, Hajime, sinceramente. Cavolo, il cibo oggi è davvero buono come al solito. Beh, come sempre mangi un sacco.
Mi sento rilassato solamente a guardarti. È impossibile non preoccuparsene. Non importa cosa, questo è davvero troppo strano. Non è un qualcosa a cui ti abitui facilmente. Comunque, che cosa andrei a fare, Mekamaru? Mekamaru? Lo chiamerai così già da adesso? Che cosa andrò a fare? Per il cibo. Intendo, hai bisogno di olio? Regolare? Premium? No, non ha bisogno di olio. Dato che ha pure elettricità, forse ha bisogno di qualche batteria o qualcosa del genere. Posso mangiare cibo totalmente normale, specialmente i piatti di riso. Non posso togliergli gli occhi di dosso. Comunque mi sento un po' giù di corda oggi. Non ho molto appetito. Senza piombo. Sei malfunzionante? Beh, allora se mi mostrerai i tuoi interni, forse potrei darti un'aggiustata, lo sai? No, significa no! Vabbè. Cosa? Quindi ci sei qui anche tu, eh? Ah, mi spiace. Forse dovrei sapere qual è il mio posto e non parlare all'improvviso quando tutti quanti si riuniscono insieme in un posto come questo. Comunque volevo essere sicuro di riuscire a parlarvi sul fatto di quello che è successo ieri. Su quello che è successo ieri? Quella persona che Mika chiamava il suo adorato. Non riesco a smettere di pensarci e non me lo tolgo dalla testa. Sono solo un codardo per preoccuparmi di un qualcosa del genere. Mi è bazzicato nella testa, però basandoci su come l'ha parafrasato... Sì, esatto. Era davvero strano. Era quasi come se stesse parlando di un'entità che non esiste più in questo mondo. Finisce che Kazuichi smonta Mekamaru. Veramente. Class trial facile, tu dici, lampada. Non c'è nulla di cui preoccuparsi a riguardo. Più importante, dovremmo pensare a riguardo alla Future Foundation, il nostro nemico. Se quella organizzazione spaventosa è conosciuta anche come World Ender, è davvero la responsabile per il nostro imprigionamento, allora investigare su chi c'è dietro quell'organizzazione è la nostra priorità assoluta. La Future Foundation, eh? La parola... Quella parola, futuro. Beh, ha qualcosa a che vedere con quella rovina antica? Significa che non c'è alcun dubbio che quel simbolo sulla porta di quell'antica rovina era la parola giapponese per futuro. Mirai, in giapponese per chi non lo sapesse. Se questo è il caso, sarà meglio che ci mettiamo ad investigare nuovamente quelle antiche rovine più tardi. Comunque, non so parlare, ma va bene. Comunque, più che ci penso, è meno ha senso. Perché mai un'organizzazione segreta dovrebbe pianificare la fine del mondo? Dovrebbe farci soffrire in questa maniera? Si sono anche presi un sacco di problemi nel portarci su quest'isola. Non solo quello. Beh, sono presi un po' di anni delle nostre memorie che abbiamo vissuto alla Hopspeak Academy. Per qualche ragione che a noi sconosciuta. La Future Foundation! World Ender! Ha! C'è ovviamente qualcosa di sbagliato se credete in qualcosa di così realistico. Va bene, Nekomaru. Mi fa ridere che il fatto che sia proprio tu a dire una cosa del genere, ma ok.
Facciamo qualcosa che rappresenti l'odio che provate per Naito, ma anche un po' kinky, ok? Va bene. Sei proprio tu a quello a parlare. Sì, in effetti ha ragione, Kazuichi. Ma quello su cui sono più preoccupato a riguardo, beh, si relaziona alla Future Foundation. È il traditore che proviene dalla Future Foundation, che si nasconde fra di noi. E beh, è vero, ce lo portiamo dal capitolo 1, questa cosa del traditore. Beh, mi chiedo proprio di chi si tratti. La vera identità della persona esterna che si nasconde fra di noi, che sta cercando di far parte del nostro gruppo. Nagito ovviamente è quello più sospetto, però. Anche un'organizzazione così bambinesca che tratta riguardo la fine del mondo non accetterebbe un qualcuno come me. Nessuno vorrebbe un umano inutile come me nel loro gruppo. Nekumaru non fare il complottista. Veramente. Beh, voi ragazzi dovreste conoscere quel sentimento molto bene, giusto? Ed è quella la ragione per cui tu non sei il traditore? Beh, non riesco affatto a capire la tua teoria. Oh, scusate, ho dato una manata contro la scrivania, tra l'altro. Beh, allora, chi pensi che sia il più sospetto? Io nomino Hajime. Ah? Beh, non è normale dubitare del più improbabile candidato? Non è solo quello. Tu sei l'unico qui che ancora non sa quale sia il suo ultimate talent. Beh, se ci basiamo su questo, una persona esterna che si nasconde nel nostro gruppo fra gli ultimate, Hajime dovrebbe essere dubitato fin da subito. Allora, è Hajime il traditore? Ovviamente no! Ma che diavolo stai dicendo? Non dovresti alzare la tua voce in quella maniera. Beh, potremmo essere ancora... potremmo sospettarti ancora di più, lo sai? Ma è ovviamente colpa tua! Smettetela di discutere! Effettivamente i più probabili sono Nagito e Hajime. Sì, è vero, sono tra i più sus. Non pensate che discutere in questa maniera tra di noi sia parte della trappola di Monokuma? Beh, potrebbe essere vero, però... D'accordo, ci penserò io. Lasciate questa faccenda a me. Che cosa intendi? Per eliminare questa atmosfera tesa, beh, permettetemi di presentarvi la mia nuova funzione che ho scoperto la scorsa notte. Una nuova funzione? Non dirmi che si tratta del volo? Puoi volare? No, non è una funzione convenzionale come quella. È molto più pratica e novelistica. Ok, allora. Andiamo. Funzione palla da discoteca. Cos'è uscito? Behold! Nekomaru sta piangendo. Non duramente, non sto piangendo. Il mio occhio destro fa uscire la Coca-Cola. E il mio occhio sinistro fa uscire il tè. Tenete! Cosa sei? Una fontana di soda? Lo sapevo. Se restiamo qui tutto il giorno a commentare ogni piccola cosa che fai. Ma che diavolo stava pensando Monokuma quando ti ha dato una funzione del genere? No, non è birra, sono Coca-Cola e tè, a quanto pare. Quel tizio ci sta definitivamente prendendo in giro. Monokuma sta solo giocando con i corpi delle altre persone.
Anche io sono stata modificata da Monokuma, per cui mi sento... Capisco totalmente come si sente Nekomaru. Ma non siete depressi? Beh, ormai mi ci sono abituata. È una sorpresa quanto mi ci sia abituata così velocemente. Non entrare nella nostra conversazione così all'improvviso. Ti ucciderò finché non morirai, stupido coniglio. Ma è una cosa estremamente violenta da dire a qualcuno. Mostrarti in questo momento significa che sei venuto a dirci che hai sconfitto un'altra monobestia? Tada! Hai indovinato? Ancora una volta potete visitare una nuova isola, per cui cogliete questa opportunità per andare d'accordo con tutti. Posso avere un dispenser di succo al limone? Non sarebbe male, effettivamente. Non ci andrò. Che fastidio. Anche se andassi nella nuova isola... Beh, non che troveremmo qualche modo di scappare da questo posto, giusto? Beh, più che altro sento come se ottenessimo l'opportunità di uccidere qualcuno andando nella nuova isola. Per cui penso che sia meglio che non ci andiamo affatto. Non so che cosa tu stia pianificando, maledetta, ma non ci cadremo. È un fraintendimento, io stavo solamente cercando di... Ah, cavolo, come siete noiosi! State indietro e lasciate il resto... e lascia il resto a tuo fratellone. Beh, ti darò un piccolo esempio su come trattare questi ragazzi, sorellina. Ma che stai facendo? Ti stai comportando come se fossimo alleati o qualcosa del genere. Che cosa sta succedendo? Vabbè. Io ci vado. Sì, tanto ci andremo probabilmente. Povera Monomi. Vabbè. Delicious. Ok. E ora che ci siamo sbarazzati della noiosetta, ok, dato che voi ragazzi vi sentite giù di morale, beh, ci penserò io a farvi eccitare facendovi scendere lo sangue dal naso. Beh, comparata alle precedenti investigazioni, ho preparato una sorpresa molto speciale rispetto alle precedenti. Una sorpresa? Oh! A quanto pare qualcuno è cascato. Beh, immagino che sia vero. Se uscirete dalle vostre stanze, beh, le carote funzioneranno per il meglio. Chi cazzo se ne importa? Sbrigati e dici che cosa... Che cosa è? Che cosa è? Vabbè, non so parlare. Come sorpresa c'è Bloodborne per PC. Non ancora, non credo ci sia Bloodborne per PC. Poi non so se l'abbiano messo da poco. Beh, è davvero fantastica. Non bagnatevi i pantaloni? Beh, se siete ok sul farlo, beh, non fatelo su di me. Ho preparato un sacco di roba che voi ragazzi potreste trovare interessante nella nuova isola. Come degli indizi riguardo alla Future Foundation. Non esiste ancora. Ah, ok. Beh, come anche parti che potrebbero essere utili per creare una nave. Stai dicendo sul serio? E per di più, i vostri profili degli studenti al tempo della Upspeak Academy. Ah? Per cui fate del vostro meglio ad esplorare. Prendetevi cura di voi. Mi sa che hanno preso al bait. Che cosa dovremmo fare? Beh, la nostra unica opzione, ovviamente,
Dovrebbe essere quella di tornarcene a casa con le parti della nave. Beh, anch'io sto pianificando di andarci. Se ci sono degli indizi riguardo alla Future Foundation, beh, dobbiamo essere certi di vederli. Per quanto riguarda te, Hajime, ovviamente ci verrai anche tu, giusto? Beh, se guarderai al tuo profilo dello studente, forse riuscirai a scoprire qual è il tuo talento. Questa è una chance per te per togliere qualsiasi sospetto, giusto? Quali sospetti? Non credo che qui qualcuno dubiti davvero di me. Oh, capisco. Ma se c'è davvero un inizio riguardo al mio talento, voglio sapere di quale si tratta. La ragione per cui la Hopspeak Academy ha scelto me. Il talento che possiedo. Queste cose mi importano, non c'è alcun modo che io non ne sia preoccupato. Sembrerebbe che voi tutti vi siate preparati al peggio. Il ciò significa che andremo, giusto? Se tutti quanti andranno, permettetemi di accompagnarvi. Ma c'è anche la possibilità che si tratti di una trappola di Monokuma, per cui dovremmo fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Non riesco a smettere di pensare riguardo a quella rovina antica. Forse potrebbe tenere degli indizi riguardo alla Future Foundation, ma sarebbe meglio se iniziassimo ad esplorare la nuova isola. Ok, qua al ristorante non è rimasto nessuno, per cui direi che possiamo andare. Prendiamoci il movimento con calma. Intanto faccio un salvataggio perché non c'è male. Mi sembra giusto fare qualche salvataggio ogni tanto. Abbiamo iniziato sto capitolo 4. Ok. Si va all'isola Miraggio di Pokémon Smeraldo. Molto bella. Come meccanica mi era piaciuta quella dell'isola Miraggio. Tra l'altro in sto capitolo mi sa che come Bond do priorità a Chiaki e Gundam perché sono quelli più alti. Gundam sicuro ci manca l'ultimo evento. Anzi, guardo un attimo il report card. Sì, Gundam ci manca l'ultimo evento, mentre Chiaki ce ne mancano 3. Per gli altri magari possiamo parlare con Nagito se volete o qualcun altro. Fatemi sapere. Dato che forse non li faccio tutti e 3 su Chiaki, ma minimo 2 gliene faccio. Perché così almeno sblocchiamo anche la sua abilità. Dato che nel 2 i personaggi hanno solamente un'abilità quando arrivi al massimo. Non le sblocchi prima praticamente. Non è come l'1. Da quello che abbiamo visto. E che ho letto anche sulla wiki. Ok. Rieccoci sull'isola centrale. Che tra l'altro riguardando un VOD di quando mettevo il minutaggio del video per YouTube, non mi ricordo, forse della terza live, l'avevo chiamata centro dell'isola, non è il centro dell'isola ma è l'isola centrale. Probabilmente ero mezzo rimbambito quanto ho fatto quella parte, ma ok. Speriamo che Hajime non sia l'ultimate disoccupato. Farebbe molto ridere, però non so nemmeno se sia definibile come talento il fatto di essere disoccupati. Cioè, immaginati essere il migliore ad essere disoccupato. Che cosa triste. Ok, quella era la terza isola, ed eccoci qua la quarta. Voilà. Quart'isola. La monobestia che stava bloccando questo ponte è scomparsa all'improvviso. Beh, me lo stavo chiedendo da un bel po', però com'è possibile che qualcuno di così patetico come Monomi sia stato in grado di sconfiggere una monobestia? No, sarebbe solamente una perdita di tempo pensare a un qualcosa del genere. Beh, è inutile pensare a queste cose, dato che sono una perdita di tempo. L'ho imparato durante i giorni spesi qui.
Sarebbe una cosa che va approfondita, assolutamente. Come ho attraversato il ponte, ho iniziato a vedere lo scenario della nuova isola dall'altra parte. Ah, è un Luna Park. Che bello. Sembrerebbe che questa intera isola sia un grande Luna Park. Beh, sembrerebbe divertente, fantastico, eccitante e thrilling, non mi ricordo cosa significa. Ok. Ha definito la povera Monomi come patetica. Uff, veramente. Sì. Eccoci qua. Central Highland. Noi siamo alla quarta isola adesso. Siamo a Disneyland. Esatto. La casa degli orrori. Come prima attrazione, cioè. Ok. Tra l'altro col sangue rosa, giustamente, perché è tematico. Beh, c'è una... C'è un edificio dall'aspetto davvero inquietante, che non sembrerebbe appartenere ad un Luna Park. Beh, dovrebbe essere la casa stregata? Può essere. Vediamo. Se qua c'è un Monokuma da qualche parte. Per un attimo pensavo di aver visto un Monokuma, ma invece mi sbagliavo. Parliamo con... Se anche voi ne vedete uno che mi sfugge, ditemelo, ovviamente, non vi fate problemi. Forse questo? No, ok, è Fuyuhiko, mi prende. Casa degli orrori. Perché ho il dubbio che ci troveremo il morto? No, dai, sarebbe troppo scontata come cosa qui dentro. Bevo un pochetto per togliere il voice crack. Ma che diavolo! Che c'è di sbagliato su quest'isola? Perché mai qualcosa qui dovrebbe forzarci a ucciderci l'un l'altro? È davvero di cattivo gusto. Va bene. Ancora non riesco a capirlo, però... Quest'isola certamente sembrerebbe festiva. Se Yoko e Ibuki fossero qui, probabilmente si sarebbero divertite. E poi fra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma in realtà... Non so se vi ricordate, tipo, l'evento che avevamo fatto di tutte le ragazze nel capitolo 1, l'evento dove c'era Nekomaru e Konakane nel capitolo 3. Praticamente quelli erano eventi extra che abbiamo fatto, che dovevamo parlare con determinati personaggi in determinati momenti, a quanto pare. Ce ne siamo persi alcuni, molto carini, però dopo il capitolo 3 non ce ne stanno più, da quello che ho capito, di eventi extra, per cui peccato. In caso quindi potete andarveli a vedere quelli che abbiamo missato, perché praticamente risalgono tutti a prima degli eventi del blast di Nekomaru, che vi ricordi. Il cartello sulla porta dice casa stregata, però sembrerebbe che questa costruzione sia stata convertita in una casa stregata o qualcosa del genere. No, era la casa di Monomi, poverina. Perché c'è scritto Usami, che era il nome di Monomi prima che Monokuma glielo cambiasse. Ma va bene. Fin da quando mi ha rubato, cioè mi ha distrutto il bastone magico, Monokuma sta facendo come gli pare e piace. Beh, sono stata ridotta da in un ruolo da un bambino non voluto. La mia influenza qui è sempre più debole. E non solo quello. Guarda che cosa ha fatto alla mia casa. Questo è troppo, non c'è davvero nulla di buono al riguardo. Se continuiamo così, la storia mi ricorderà come il personaggio migliore ad essere diventato una punchline one shot. Ha preso a pugni probabilmente, presa in giro. Ah, Hajime, eri qui?
Non mi hai notato fino ad adesso? È che è davvero terribile per me, dato che sono la tua insegnante, piangere di fronte a uno dei miei studenti. Quella casa stregata qui davanti era la tua casa? Lo era, però Monokuma ha continuato a bullizzarmi ed è finita così. Doveva essere carina? La mia casa doveva essere carina? Ah, non puoi. Capisco che sei interessato, però non puoi andare all'interno. Anche gli insegnanti hanno un lato privato che i loro studenti non vogliono che vedano. Anche se sei un ragazzo di una certa età, se entrerai all'interno, farò in modo di lasciare la porta mezza aperta. Altrimenti mia madre non starà zitta a riguardo. Ma che sto dicendo? È solamente uno scenario what if, ok? Va bene. Comunque questa è la casa di Monomi e sembrerebbe salvo dire il fatto che non è permesso entrarci. Per cui è una perdita di tempo rimanere qui a lungo. Dovrei sbrigarmi ad andare da un'altra parte. Che stai nascondendo, Monomi? Bella domanda. Non lo so che cosa ci stai nascondendo. Lo scopriremo più avanti. Ok. Non mi sa... Mi sa che non c'è un Monokuma qua. Qua mi sa che non c'è un Monokuma. Nezumi Castle. Andiamo a vedere il castello di Nezumi. Guardiamo. Ok. Questo parco divertimenti ha un castello. E a quanto pare come tema ha un topo. Ci sono un sacco di cose diverse che potrei dire riguardo a questo edificio, però probabilmente è meglio che non lo le dica affatto. Che succede? Ma... I topi sono l'unica cosa che non riesco a sopportare. Ma chi se ne importa? Pure Monokuma. Da come l'ha detto sembra nascondere roba piccante. Anche tu? Non ti piacciono i topi? Beh, siamo fratelli dopo tutto. Beh, è anche vero che hai la doppiatrice di Doraemon, Monokuma. Per cui mi sembra giusto che abbiate tratti simili voi due. No, non il topo. Non mi piacciono. No, non i topi. Mi morderanno le orecchie. Vabbè. Che razza di coppia. Immagino... Cioè, sento quasi che il mio livello di stress stia continuando ad alzarsi intorno a loro. Ah, ci stanno i boys qua praticamente. Ragazzi. Non vedo però ancora dei Monokuma. Sappiamo cosa lanciare a Monokuma, veramente. Vediamo cosa ci dice Mekamaru. Ehi, stai bene? C'è uno strano suono meccanico provenire dal tuo corpo. No, immagino che vada tutto bene. Dato che è un robot, immagino che abbia senso che lui faccia suoni meccanici adesso. Quel suono significa che sono emotivamente carico adesso. Capisco, quindi il tuo corpo fa suoni in base ai tuoi sentimenti. Ok. Proprio ora ho attivato una nuova funzione. Una nuova funzione. Si tratta del volo? Puoi finalmente volare? E ora, preparati! Si sta trasformando in Super Nekomaru.
Oddio. Un orologio. Nice. Ok. Vabbè. Siamo a Disneyland con i boys. Esatto. Un orologio da cucù. Non compararmi con uno di quegli orologi di ogni giorno. Questo è un orologio radio molto efficiente. Un orologio radio? È un tipo di orologio che riceve segnali radio, per cui può automaticamente aggiornare il tempo e fissarlo a degli intervalli. Per metterla in semplice, è un orologio estremamente accurato. Esattamente. Beh, è un orologio che non rallenta mai. È designato proprio in modo che io non possa aggiustarlo. Per cui adesso sono diventato il Lord del Tempo. Il Signore del Tempo, come preferite. Lord però dà quella sensazione più arcaica e potente. Beh, anche se si tratta di un orologio accurato, non aveva bisogno di installarlo all'interno del tuo corpo. Ma che stai dicendo? Non ho bisogno di indossare un orologio da polso, mai più. Non c'è nulla di più utile di tutto questo. Quel Monokuma sta totalmente giocando con i corpi delle persone. D'accordo, vediamo cosa ci dice Gundam. Invece. Ehi, mi stavo giusto chiedendo... Un mero umano che sta cercando di offrire la sua opinione a me. Un overlord. Affascinante, davvero affascinante, maledetto. Giocherò il tuo gioco. Tu, forza, dimmi. Proverai a soddisfare i miei 4 Dark Divas of Destruction. Esatto. Quei cricetini probabilmente potrebbero passare per dei topi, giusto? Quindi forse potresti essere in grado di sconfiggere Monokuma e Monomi con i tuoi criceti? Te l'ho già detto. I criceti sono una loro mera forma temporanea. Un maledetto come te è incapace di immaginare quello che possa accadere una volta che diventino della loro vera forma. L'ignoranza è davvero orrenda. Questo è perché è interessante conversare con degli umani una volta ogni tanto. Beh, ha dato qualche scusa circostanziale senza alcun senso. Forse immagino che non li voglia mettere in pericolo. È probabile, conoscendo Gundam. Quasi quasi mi faccio fare il design del corpo da robot a Monokuma. Va bene, lampada. Questo edificio è pieno di zone pericolose. Sembrerebbe che dovrei dire qualcosa a riguardo. Wow, che coincidenza. Stavo pensando giusto la stessa cosa. Beh, non importa quanto è fantastico. Non sarà altro che il castello della signorina Sonia. Dopotutto, è lei qui la principessa. La signorina Sonia è al 100% una principessa puro sangue, che vive al 100% in un puro castello. Beh, non parlare così confidentemente riguardo ad un castello che non hai mai visto prima. Va bene, Kazuichi. L'ho trovato un Monokuma. Eccolo. Non so come non l'avessi visto. Primo Monokuma del capitolo. Sperando. Sperando che non abbia missato gli altri. Ce ne mancano 4. Proviamo ad entrare dentro il castello, se ci fanno entrare. No, la porta è chiusa. Ah, ma è bloccata. Forse un po' di topi stanno premendo contro l'altra parte della porta. Solo pensiero è davvero terribile. No, non i topi.
No, non i topi. Morderanno tutte le mie orecchie. Vabbè. Comunque sembrerebbe che non possiamo ancora andare lì. Chissà se ci possiamo andare più avanti. Forse potrebbe essere il luogo del presunto omicidio futuro. Boh. Questo capitolo. Sala delle torture? Chissà. Ancora al Nezumi Castle. Roller coaster. Andiamo. Le montagne russe sono queste. Ci sono anche delle montagne russe qui. Beh, è ovvio dato che è un parco divertimenti. Not the bees. Beh, peccato. Sono ancora sotto manutenzione. La cavalcata non è ancora abbastanza intensa. Sono nel bel mezzo del potenziarle. Beh, non credo che tu abbia bisogno di farlo. Non che qualcuno ci salirà sopra comunque. E dai, non dirlo. Ho anche preparato un premio per voi. Ah, sta pianificando nuovamente di attirarci con un premio. Comunque, beh, per favore, divertitevi prima sulle altre attrazioni. Farò giusto in tempo per finire la manutenzione allora. Ok. Per ora sarà meglio che torni indietro dopo aver cercato prima nelle altre aree. Ma che cosa farò? Beh, dovrei pensarci riguardo a quando quel tempo avverrà. Qua c'è cane. Vediamo se c'è un monokuma qui. Ok, eccolo. L'ho visto. Bam. Ce ne mancano 3. Adesso parliamo con Akane. Una montagna russa. Le montagne russe sono l'unica ragione per andare ai parchi divertimenti. Beh, non c'è nulla di meglio che una buona salita sopra di esse. Beh, apparentemente è ancora sotto manutenzione, ma sarò la prima in linea quando dovrò salirci sopra, non appena saranno aggiustate. D'accordo, Akane. Ho sbagliato. Non credo ci sia altro qui da controllare. No, c'è sempre i soliti monitor. Possiamo uscire, direi. Ok. Non abbiamo parlato ancora con Hajime e Chiaki, mi sa. Cioè, con Nagito e Chiaki, vabbè. con Hajime. Siamo noi Hajime, ma ok. Funhouse. Ah, eccolo Nagito. Beh, proprio come un edificio uscito fuori da una fiaba. Beh, togliendo quel treno dall'aspetto inquietante, ancora non riesco a capire questo concetto. Ma che diavolo di attrazione dovrebbe essere? Intanto faccio un salvataggio perché se dovessi missare dei monokuma almeno poi li andiamo a ricercare. Ah, c'è anche Chiaki. Ok, parliamo prima con Chiaki e poi con Nagito. Sento come se nel parco divertimenti ci sia qualcosa che manchi. Non è il vero problema qui. Voglio dire, dovrebbe essere un parco divertimenti, ma non c'è nemmeno un arcade. Beh, quando vai al parco divertimenti con i tuoi amici, beh, ci vai per giocare ai videogiochi? No. Sarebbe rude. Faccio in modo di scegliere dei puzzle competitivi o degli shooting games in modo che possiamo giocare tutti insieme. Beh, sempre se avessi degli amici. Questo è ovvio. Vabbè, Chiaki. Comprensibile in realtà. Sì, dovevi parlare con Majima. Ok. Eccolo. Nagito. Komaeda.
Dove dovremmo trovare questi indizi riguardo la Future Foundation in un parco divertimenti? Beh, per quanto riguarda te, hai trovato nulla di interessante? Tipo il tuo profilo scolastico, forse? No, non abbiamo trovato niente, Nagito. Vediamo cosa possiamo fare. Qua c'è il treno. Dovrebbe essere un treno carino, ma la sua faccia lo rovina. Prour, benvenuti alla Fan House. Alla Fan House. Con questo treno che sto conducendo, vi porterò tutti alla Fan House. In che senso? Dall'ullo spunta Goro Majima. Ah, ok. Beh, non c'è alcun modo che io salga su quella cosa. Beh, non che tu sia in grado di salirci comunque. Lo sai? Prima di andare alla Fan House, voi ragazzi dovrete salire su questo treno. Tutti noi? Se volete provare ad andare alla Fan House, dovrete prima radunare tutti qui. Ok. Se no ci fanno a pezzi. Non so perché mi sia venuto in mente quel personaggio. Non ti saprei dire. Era un personaggio di Yakuza, giusto, se non sbaglio. Questo è davvero strano. È chiaramente una trappola. Per cui ho deciso di non salire su quella cosa. Oh già, penso che sia giunta l'ora di andare alle montagne russe. Ok, però prima di andare alle montagne russe voglio vedere se c'è un Monokuma da qualche parte, perché mi sembra strano che ne abbiamo beccati solamente 2 per adesso, eh. Qua non c'è niente. Voi vedete qualcosa qui? Non mi pare, però. Sì, ok, di Yakuza, mi ricordavo bene, allora. No, mi sa che non c'è. Qua non c'è niente, mi sa. Mi sa pure che ci sono meno location rispetto alle altre zone. Ok. Qua siamo tornati all'isola centrale. Provo a riguardare un attimo le varie... come si chiamano? Non mi vengono. In italiano si chiamano in un modo particolare. Attrazioni, le varie attrazioni, ecco, del parco. Non mi veniva il termine. Quello con la benda che urlava Kiryu-chan. Ok, sì, me lo ricordo. Vediamo se c'è qualche Monokuma qui, ma non vedo, sinceramente. Questa è la casa di Monomi. No, mi sa che non c'è nessun Monokuma qua. A meno che non sia qui, ma mi sembra strano. No. Ok, è solo un'ombra. Si tratta solamente di un'ombra. Adesso me le riguardo tutte perché voglio giusto vedere se ho mancato qualcosa e poi andiamo alle montagne russe. Qua c'erano i boys, lì su c'era il Monokuma, per cui non credo ce ne sia un altro qui. Però si sa mai. No, qua non c'è niente. L'altro era alle montagne russe, per cui... mi sa che gli altri si prendono più avanti col capitolo, però è strano. È la prima volta che ne becchiamo solamente 2. Spero di non averne missati. Perché mi scazzerebbe rifare il capitolo, se no. Ah, eccoci qua. Siamo tutti qui? Ehi, vuoi sapere un qualcosa di figo? Secondo Monokuma... beh... otterremo un premio se andremo tutti sulle montagne russe. Secondo te Nekomaru ha anche una Polaroid installata per fare le foto? A sto punto non mi stupirebbe, Lampada. Te lo dico. Non salirò su quella cosa. Non ve l'ho detto?
Io vado pazzo per le macchine, mi sento male. Benvenuti! Benvenuti all'attrazione principale di questo parco divertimenti. La Great Ultra Delicious Coaster. È davvero vero che otterremo un premio per salire su questo coso? Certo. Qual è il premio? Ah no. Questa è la sorpresa che avrete dopo che sarete saliti sopra di esso. Dobbiamo veramente salire su questa cosa insieme? Non te l'ho già detto? Che queste orecchie siano solo per decorazione? No, non lo farò! E dai, andrà tutto bene. Queste salite sono così dolci. Il premio è un sacco di pistacchi. Vediamo adesso cos'è. Sempre se Kazuichi collabora. Tutti quelli che l'adorano dicono sempre così. Ma io so già che non sono affatto divertenti. Però c'è la possibilità che quel premio possano essere le parti della nave, lo sai? Secondo me è il prossimo metodo di esecuzione. Ah, tu dici la montagna russa? Beh, questo potrebbe essere vero, però... potrei chiedervi dove ci porterà questa attrazione? Non ci porterà da nessuna parte. Semplicemente gireremo in cerchio e torneremo qui. E quale sarebbe lo scopo dietro a tutto questo? Tu, maledetta, non sei mai stata ad un parco divertimenti? Mi imbarazzo nel dirlo, però non abbiamo questi parchi divertimenti nel mio paese. Capisco. Beh, io ci sono andato solamente una volta durante la mia infanzia. Ma era un parco divertimenti infernale, riempito da uomini mangiademoni. Adesso voglio un sacco di pistacchi. Ti è venuta fame di pistacchi, cavolo. Sonia nel suo paese ha direttamente Disneyland. Comunque è un parco divertimenti Disneyland, ha detto che non ce li ha, per cui boh. Ci sono anche parchi divertimenti nell'inferno? Non avevo mai sentito un qualcosa del genere. Per di più, allora permettimi di accompagnarti la prossima volta. Non farlo, signorina Sonia! Quel ragazzo ha la cattiva abitudine di mentire. L'entrata è piena di sangue di una vergine. Beh, dovrò offrire il tuo sangue come tributo. È davvero un peccato, sembrerebbe che il mio sangue non possa essere utilizzato come entrata. Oh, aspetta, che cosa significa, signorina Sonia? Ehi ragazzi. Beh, sarà solamente una perdita di tempo se rimarremo qui a non fare nulla. Perché non proviamo a salirci sopra? Aspetta, che cosa intendi con il fatto che dovremmo salirci sopra? Nekomaru, posso lasciare fare a te? Lascia fare a me! Fermati, fermati, per favore, lasciami andare! Lasciami andare! E niente, Kazuichi è morto. Ogni volta che guardo Sonia mi viene in mente Topolino. Per i colori, dici? Ma... anche... non importa quanto Kazuichi stesse cercando di menarsi. Anche lui è finito sopra la montagna russa. Perfetto. Yoink. Bene, siete tutti al di sopra della Great Ultra Delicious Coaster. Hanno rubato Kazuichi. Esatto. Con Monokuma che parla, finalmente la montagna russa parte a massima velocità. È morto, ragazzi.
È diventato la nuova Ibuki Kazuichi, praticamente. Con tutte le bolle alla bocca. La cosa che mi fa più strana è che ci sia Nagito vicino ad Akane quando voleva prenderlo a pugna ogni capitolo, però ok. Ok. Si è arreso. Ok, siete arrivati. Com'è stato? Non è stato divertente? Per cui finalmente è finita. È stato davvero un pochettino troppo intenso. Ehi, ehi, saliamoci ancora una volta. Concordo, ancora una volta. Vabbè, la faccia che sta facendo. No, non esiste. Ehi, più importante, dov'è il nostro premio? Oh, no, già, giusto. Eccovelo qua. Il vostro premio è un file. Ah? Quel simbolo. È lo stesso simbolo che c'era su quella porta di quell'antica rovina. Per cui quel file dovrebbe essere un file della Future Foundation. Potremmo essere in grado di scoprire chi sono se leggeremo questo? Va davvero bene se controllo. Certo, fai pure. Come preferisci. Beh, abbiamo guardato Nagito come ha ricevuto il file. E lo abbiamo osservato intensamente nel mentre che stava girando le pagine. Ok. La Hopspeak Academy, ironicamente, è diventata sito per un Killing School Life. Il mastermind dietro al piano ha rinchiuso degli studenti all'interno dell'accademia e forzato ad ucciderli l'un l'altro. Gli studenti sono stati spinti ai loro limiti, eventualmente hanno raggiunto lo stato di alta paranoia ed è stato in questa maniera che le uccisioni sono incominciate. Lettura di gruppo. Quelle persone le riconosco, già, sono gli avvenimenti dell'1. Gli omicidi sono stati commessi da questi studenti durati un po' di giorni, ma ad un certo punto è caduto. Il gruppo di studenti si è riunito e hanno preparato un contrattacco contro il mastermind, che ha pagato con la loro stessa vita. Con questo, i 6 studenti che sono sopravvissuti sono stati in grado di scappare dall'accademia. Ok, ecco qua. Queste foto sulla sinistra sono le foto delle 6 persone sopravvissute? Allora, questo che cosa significa? I 6 disagiati. Esatto. Perché c'è lui in questa foto? Abbiamo guardato dove Nagito stava puntando. Ah! Già. Bei vecchi tempi, quando gli omicidi erano più semplici, veramente. Era molto più magro. Sembrava totalmente una persona diversa. Ma sembrava uguale a qualcuno che conoscevamo. L'Ultimate Affluent Progeny, Byakuya Togami. Sembrava esattamente come lui, la prima vittima di quest'isola. Questo assomiglia definitivamente a Byakuya. Sì, esatto, finalmente un po' di lore. Perché c'è una foto di Byakuya proprio qui? Questo che cosa significa? Che cos'è questo Killing School Trip di che cui stiamo parlando?
Beh, sembrerebbe che gli omicidi siano stati coinvolti in altri set prima d'ora. E uno fra i quali si trovava all'interno della Opspeak Academy. Allora, questi qui hanno fatto degli omicidi all'interno della Opspeak Academy. Non è possibile. Non c'è alcun modo che gli insegnanti o la polizia avrebbe fatto accadere un qualcosa del genere. Comunque, cosa sarebbe successo se la Future Foundation World Ender fosse colei che ha iniziato tutto questo? Cioè, intendi dire che l'organizzazione che si trova dietro tutto questo ha preso controllo della Opspeak Academy, allora? Non è possibile! Che stupidaggine! Se Byakuya fosse ancora vivo, beh, sarebbe in grado di darci dei dettagli su di questo. Che sfortuna. Si scopre che Nagito in realtà è Makoto con i capelli ossigenati. Ah, tu dici perché hanno la stessa doppiatrice, eh? Per quello. E anche perché hanno lo stesso talento. Comunque, abbiamo perso le nostre memorie, giusto? Beh, allora quello dovrebbe essere accaduto anche a Byakuya. Per di più, Byakuya non ha mai detto una parola riguardo a un passato del genere. Beh, è stato ucciso prima che potesse. Per cui è diventato la prima vittima prima che ci potesse dire un qualcosa del genere. O forse era quello che Byakuya stava cercando di pianificare di dirmi. Quella volta, se vi ricordate. Prima che venisse ucciso da Teruteru. Esatto. Ha detto ve ne parlerò più avanti. Si stava riferendo alla sua precedente vita scolastica piena di omicidi. Comunque, finché, dato che Byakuya non è più parte di noi, non abbiamo altra scelta se non chiedere a Monokuma. Com'è stata... cioè, com'è correlata questa Killing School Life presente accaduta nella Opspeak Academy a quest'isola? L'unica cosa che posso dirvi è... tutte le vostre risposte sono nelle vostre memorie che sono state portate via. Ridaccele! Ridacci indietro le nostre memorie! No, no. La Future Foundation ha preso le vostre memorie. Io non posso farci nulla a riguardo nel mio attuale stato. Che diamine, davvero imperdonabile. Non perdonerò mai coloro che hanno cercato di togliere la speranza. Dovrebbero essere tutti distrutti. Questo non ha alcun senso. Davvero una situazione fottutamente annoying, oddio. Me ne scordo sempre, non è noiosa, è... non è noiosa perché non me lo ricordo mai. Mi dimentico sempre come si dice. Fastidiosa. Grazie, lampada. Cado sempre sulle stesse parole. Che diavolo, uomo. Sì, uomo. Che diavolo, amico. Lasciami tornare a casa. Dove diavolo sono le parti della nave? Oh, chissà. Potrebbero essere da qualche parte su quest'isola. Abbiamo già cercato su quest'isola una volta, ma non abbiamo trovato delle parti da nessuna parte. No, c'è ancora la fan house che non abbiamo controllato. Ehi, tu, uomo. Esatto. Basandoci su quello che ho sentito, sembrerebbe che non abbiamo alcun accesso finché non saremo tutti insieme, corretto? Ding dong, corretto. Esattamente. Le sorprese che non potete trovare qui sono tutte nascoste nella fan house. Allora, le parti della nave dovrebbero essere anche lì, giusto? No, non solo le parti della nave.
significa tutte le sorprese. Questo include anche i nostri profili della Opspeak Academy. Il che significa che dovrei trovare degli indizi riguardo al mio talento. Ma non mi faccio entrare, non rovistare tra la tua roba. Potrebbe essere una trappola. Potrebbe essere una trappola, però... Sembrerebbe che siamo già caduti nella trappola. Allora... Ragazzi, andiamo. Proviamo ad andare nella fan house. Novisteremo. Ok. Capisco. Ma... va davvero tutto bene? Ah, non rovisteremo, intendevi dire, non rovistare. Ok, ok, ho capito, lampada. Pardon. La fan house è quella... è quell'edificio dall'aspetto inquietante, giusto? Ma non abbiamo altra scelta. Voglio dire, potremmo essere in grado di trovare delle parti delle navi se andremo lì. Se il correttore vuole rompermi ancora le palle, vado a sparare a qualcuno. Su Minecraft, probabilmente intendi. Non voglio sapere cosa fa Monomi nel suo tempo libero. Non lo vogliamo sapere, probabilmente. Beh. E così scopriremo anche il segreto del talento di Hajime. D'accordo. Penso che dovremmo ascoltare Hajime e andare nella fan house. Sembrerebbe che voi ragazzi abbiate deciso. Prima devo preparare alcune cose, per cui ci vediamo più tardi. Non sono davvero d'accordo su quest'idea, però... se tutti quanti decidono che vogliono andarci, immagino di non avere altra scelta. Immagino che andrò con tutti gli altri. Mettervi in una trappola è un atto di pura follia. Questo la rende davvero interessante. Allora è deciso. Forse è perché ci è stato mostrato un nuovo mistero dal file della Future Foundation, però stavo panicando. Non potevo smettere... cioè... No, aspettate, ho sbagliato, scusatemi. Non riuscivo a trattenermi dopo essere stato forzato a vedere più misteri che non avevano senso. Monomi, dove tieni i biscotti? Quello lo vorrei sapere, ad esempio. Mi sento come se non mi interessasse di essere finito in una trappola. E anche a causa di quel panico mi ero completamente dimenticato. Le trappole di Monokuma sono sempre al di fuori di ogni nostra immaginazione. Mi ero completamente dimenticato riguardo ciò. Massaggiatore per le mani di Monomi. Brr, no. Speriamo di no. Intanto salviamo, direi. Ok. Parliamo prima con gli altri. Qua mi pare che non c'era niente, giusto, ragazzi? Vediamo cosa ci dicono i ragazzotti. Questa... cioè, aspetta. Questa salita è migliore della precedente, giusto? Se dovesse essere più intensa della precedente, beh, sarebbe davvero troppo spaventosa per me. Ok. Lasciate Kazuichi a me. Sarò sicuro di tenerlo d'occhio questa volta. Ok. Vediamo Nagito. Bene, allora, sbrighiamoci ed andiamo. Sembrerebbe che le risposte che stiamo cercando le troveremo su quel treno qui davanti a noi. Ok. Vediamo Sonia. Questa attrazione è davvero strana. Mi chiedo se andrà tutto bene. Kazuichi è diventato un fungo, veramente. La follia dell'azione.
È ancora più interessante. Ok. Non sono d'accordo con quest'idea, però... Se tutti quanti dicono che vogliono andarci, beh, immagino di non avere altra scelta. Immagino che verrò con voi. Ok. Vediamo a Kane Fuyuhiko cosa ci dicono. Quel treno, ah? Immagino che non sarà divertente come la montagna rossa. Beh, immagino che dovremo... aspetta, che qualunque cosa che troveremo nella fan house sarà degna del nostro tempo speso lì. Beh, riesci già a sentire l'eccitazione di quell'attrazione, non è vero? Vediamo Fuyuhiko. Prima però di andare nella fan house volevo spendere i coin che abbiamo. Questa è davvero una trappola. Va davvero bene se saltassimo senza nemmeno prepararci. Ma l'unica cosa che possiamo fare, giusto? Beh... C'è qualcos'altro oltre quel punto. Proprio come detto, non abbiamo il tempo di rimanere qui e guardare. Ah, non posso uscire? Oh sì. Mio Dio, ragazzi, guardate adesso come sono messi i personaggi. Guardate qua. Cioè, abbiamo... una strage, praticamente. Mi sa che non posso andare, però, nella spiaggia. No, non posso andare a spendere i miei coins. Stanno una crema, veramente. Devo solo salire su questo treno, giusto? Beh, non c'è alcun bisogno di essere così cauti. Mica andrà veloce, cadrà, volerà. Nulla di tutto questo. Ti crederò questa volta, quindi sarà meglio che tu dica la verità. D'accordo, andiamo. Beh, come siamo saliti sopra il treno, ha iniziato a muoversi lentamente. E siamo finiti all'interno del tunnel. Del divertimento, come dice Caparezza. Esatto. Ragazzi, per curiosità, voi avete già una teoria sulla vittima del capitolo? Secondo voi? Che sono sempre curioso di sapere cosa ne pensate riguardo queste cose. Fate le vostre teorie se volete, che mi diverto sempre a leggerle quando le fate. Hajime sta lì spaparanzato, veramente. Che succede? Vabbè. Gas? Una trappola. Beh, come quel fumo bianco ci ha circondati, i nostri corpi hanno iniziato ad essere più leggeri, proprio come dei molluschi. I nostri cervelli sembravano quasi iniziare a sciogliersi. Ok. E alla fine abbiamo perso la nostra coscienze. Gas nervino. Io non ho davvero idea di chi potrebbe lasciarci. Ah, strano. Quando mi sono alzato, anche perché solitamente fai un sacco di teorie interessanti tu, Suel. Ero in un qualche posto che non aveva alcun senso. Era chiaramente un posto che non avevo mai visto prima d'ora. I miei sensi di realtà erano un po' strani, per cui non riuscivo ancora a reagire nel giusto modo. E anche con Nekomaru. Meno personaggi restano, più è facile. Sì, esatto.
Dove siamo? Adesso siamo in 9, per chi non lo sapesse. Perché sono morte 2 persone nel primo capitolo, 2 nel secondo e 3 nel terzo. Dove siamo? Comunque, quando ho cercato... Cioè, no, sì, quando ho cercato. Quando ho guardato verso Nekomaru... Beh, il mio senso di realtà... è stato ancora più strambo. Cavolo, ho dormito davvero bene. Dove siamo? Che diavolo è questo? Le voci hanno espresso un senso di sorpresa e confusione. E hanno iniziato a circondarmi, una dopo l'altra. Adesso mi spieghi perché sei dentro una stanza di Persona 5. Cazzo, hai ragione, lampada! È il metaverso questo. Non te lo so dire. Dovremmo chiedere a Monokuma. Sembrerebbe che gli altri hanno iniziato a svegliarsi. Perché sto dormendo in un posto come questo? Oh beh, immagino che dovrei tornare a dormire un altro pochettino. No, non devi farlo! Seriamente, non devi farlo! Presumo che sia opera di quel gas. Il Monokuma è un palazzo. A quanto pare dobbiamo rubare il cuore. Cioè, dovremmo anche essere, se non sbaglio, dello stesso numero di quanti componenti ci sono nei Kokoro no Kaitodan. Akai Phantom Tizio Arts. Per chi l'ha giocato in inglese. Anche. Perché ci sono... Se non sbaglio 9 membri, contando anche Morgana. Se non ricordo male. Quel gas ci ha forzato a respirarlo prima che il treno iniziasse a muoverci. Per cui ci ha fatto finire tutti i KO. E ora siamo stati portati qui, In quel caso, questo potrebbe essere l'interno della fan house. Benvenuti! Benvenuti all'interno della Strawberry House! La Strawberry House? Non è la fan house? Fammi un secondo a pensare a tutti i membri. Sì, sì. Certo che questa è la fan house. La Strawberry House è parte di quella fan house. Una parte, dici? E ora lasciate che mi spieghi. Mi sa che avrei dovuto prendere... Cioè avrei dovuto usare i coin prima di entrare nella fan house, cazzo. Adesso non posso spenderli per prendere gli oggetti che vogliono i personaggi, dannazione. Perché siamo bloccati qua dentro, ragazzi, senza troppi spoiler. Io cosa devo pensare con questi nomi campati in aria? Non lo so. Questa è la Strawberry House nella sua interezza. Voi attualmente vi trovate nel parco all'interno, locato sul terzo piano. Come potete vedere c'è un sacco di equipaggiamento da parco giochi con design di fragole. Davvero favoloso. Contiamo anche il DLC o no? Aspetta, ci sono anche personaggi nel DLC? Cioè io stavo contando il gioco base. Considera, se con DLC intendi il Royale, che volendo sì, contiamo anche Kazumi o Smumire. Poi il prossimo è il secondo piano. C'è... aspetta. Come si dice lounge? Oddio. Vabbè, c'è il lounge che è perfettamente rinfrescante. E vi ho preparato 5 stanze allineate lì. Proprio come boom. Queste stanze sono divise riguardo qualità di grado. La deluxe room è a prova di ogni suono.
e ha un'area eccellente di insolazione. Nella stanza standard avete un'insolazione così così, però è ancora prettamente decente. E poi ci sono le crummy room, che hanno un sacco di problemi. Scusate, starnuti. Questo conclude la mia spiegazione del secondo piano. L'ultimo, ma non per importanza, il primo piano della Strawberry House. Su questo piano c'è una stanza chiamata Final Dead Room ed è tutta boom. Beh, potete entrare nella Final Dead Room in ogni momento, ma dovrete essere estremamente cauti quando sceglierete la difficoltà. Sullo stesso piano c'è un corridoio chiamato Strawberry Hall e quando ci passerete attraverso, beh, c'è un davvero strano e una davvero strana enorme torre che si trova lì con un boom boom. Si chiama Strawberry Tower. Qui qualcuno muore. Assolutamente. Anche perché non possiamo uscire, mi sa, da qua. Per favore. Usate i vostri piedi per sentire com'è l'interno della Strawberry Tower. In che senso? Cioè che ha un senso del tatto diverso. Questo conclude il tour. Ma immagino che sia difficile provare a capire con la mia spiegazione a parole. Per cui dovreste usare i vostri piedi per esplorare l'interno della costruzione. Questo è tutto per me. Qualche domanda? Sì, certo che abbiamo delle domande, ovviamente. Davvero, davvero? Qual è la tua domanda? Davvero? Per portarci in un luogo come questo, che cosa stai pianificando di fare questa volta? Esatto, ho un sacco di domande, ma iniziamo prima con questa. Ah, non ve l'ho spiegato ancora? E il movente di questa volta? Un escape game. Escape game? Il concetto di questa volta è che siete in un cerchio chiuso con un cerchio chiuso. Proprio come la Hope's Peak Academy di allora. Questa fan house è uno spazio completamente chiuso. C'è un solo modo per uscire da questo spazio chiuso. Quando un'uccisione inizierà, vi lascerò uscire non appena avverrà la prossima uccisione. E ora lasciamo che il gioco inizi. Dai, un escape room, esatto. Ah? No, ma che cazzo? Non possiamo uscire finché non avverrà la prossima uccisione. Lo sapevo che era una trappola, ma non mi sarei mai aspettato un qualcosa di così evidente. Sono stato davvero un idiota. Se solo avessi... oddio. Come si dice? Si dice eretto una barriera magica, giusto? Credo di sì. Se solo avessi eretto una barriera magica, non avremmo respirato quel gas. Sì, sì. Ok, no, non ero sicuro che fosse giusto. Pensavo si dicesse in un altro modo. Ho abbassato la mia guardia e mi sono addormentato. Come se... Perché mai un gas dovrebbe funzionare su un robot? Questo non dovrebbe succedere con quel tuo corpo. Il gas non dovrebbe essere un problema, però... Se qualcuno attiva la mia modalità... nella mia sleep mode, non ho alcuna possibilità. Sleep mode? Esatto. È una funzione che mette tutte le mie funzioni a riposo, anche se ho l'insonnia. Basta premere il bottone della buonanotte sul retro del mio collo e sarò forzato ad entrare nella sleep mode.
Nella modalità riposo, sì, esatto. Non mi veniva il termine esatto, grazie lampada. Qual è il punto con questa funzione? Non te l'ho appena detto? Mette tutte le mie altre funzioni in modalità riposo, anche solo insonnia. Hai davvero bisogno di dormire? Beh, in ordine per svegliarmi da quella modalità riposo, devo solamente inserire una sveglia nel mio torace. Ed è tutto possibile con questo unico tocco. Dannazione, non sta nemmeno ascoltando. Probabilmente vuole che gli umani... Vuole vivere come gli umani... Oddio, aspettate. Oggi sto veramente traducendo una merda, ma... Cazzo. Oddio, grazie per il bittino, Nivek. Buon pomeriggio, come va? Ma tra l'altro ti faccio lo shoutoutino. Te l'avevo fatto lo shoutout a te invece, sì, non mi ricordo. In caso te lo faccio adesso, scusami. Andate a seguire il caro Nivek, che è molto simpatico lui. Su, su. Grazie mille per il bittino, come stai? Probabilmente vorrebbe vivere proprio come gli umani. Una volta lui poteva, ma adesso ha questa sua natura triste, dato che è un organismo robotico. Ad ogni modo, Monokuma sicuramente ha fatto qualcosa al suo corpo, gli ha dato un sacco di funzioni inutili. Comunque Mekamaru deve aver perso coscienza perché qualcuno ha premuto il suo bottone. Dannazione. Deve aver preso vantaggio di ciò quando quel fumo bianco ha iniziato a circondarmi. Non lo farò succedere mai più! Per cui per ora perché non cerchiamo l'uscita? Un'uscita? Ma in primis c'è davvero un'uscita? Voglio dire, se ci fosse, questo non sarebbe uno spazio chiuso, giusto? Beh, ciò renderebbe il movente di Monokuma totalmente inutile. Ma perché cazzo ti stai arrendendo, coglione? Scusate, devo farlo un po' cattivello Fuyuiku, anche perché parla tutto sboccato, dato che è uno Yakuza. Dato che siamo stati portati in questo luogo, allora ci deve essere per forza un'uscita da qualche parte. Coglionazzo. Veramente. Fantastico. Un cuore che si rifiuta di arrendersi fino alla fine. Questa deve essere la speranza. Sì, capisco. Bene, allora. Esploriamo il suo interno fin quando... cioè, con quella mappa che abbiamo ottenuto? Ma esplorare di tua spontanea volontà è troppo pericoloso. Sarà meglio che ci uniamo in team. Allora, cane, tu verrai con me. È una combo davvero inusuale. Potrebbe essere che il ragazzo sia... Non è nulla del genere, idiota. Sto solamente cercando di parlare perché c'è una cosa che vorrei chiederle. Non mi dispiace. D'accordo. Wow. Quando voi due state vicino l'un l'altro, c'è davvero una differenza di altezza non notabile, non indifferente, diciamo. Finiscila, bastardo! Se l'è presa. Povero Fuyuhiko. Prima o poi lo ammazza, secondo me, a Nagito, se continua così. Se andiamo, sbrighiamoci, però. D'accordo. Noi andiamo avanti. E con quelle parole, quei due hanno lasciato l'area. Beh, signorina Soria, immagino che questa volta anche noi... Sonia se n'è già andata con Gundam. Short King, esatto. Fuyuhiko è molto basso, se non l'avete notato negli altri Class Trial. È fra gli studenti più bassi di Danganronpa 2. Credo sia il maschio più basso. No, credo che il maschio più basso fosse Teruteru. Sì, mi sa che il maschio più basso fosse Teruteru.
Fuyuhiko è il secondo più basso. Beh, sei appena stato rifiutato. Idiota, non sono stato rifiutato! Perché mai dovrei essere stato rifiutato? Infatti, io sono molto popolare! Questo, ovviamente, non è vero. Beh, adesso immagino che sia tempo per me andare con qualcuno, per cui... Chiaki, ti andrebbe di andare insieme? Con me? Beh, non ho ancora avuto l'opportunità di parlarti, per cui immagino che questa sia una grande opportunità. Allora, portami con te, per favore. 3 persone vanno bene, giusto? Oh, va bene, però... Ho capito. Kazuichi sta cercando di evitare Hajime. Ah? Ma di che stai parlando? Evitare Hajime? Non è nulla del genere. Che intendi? Potrei dire questo. Forse Kazuichi non riesce a smettere a pensarci. Lo sai? Della possibilità che tu sia il traditore. Cosa? Stavo solo dicendo quello che sta provando Kazuichi. Beh, sai... La verità è che non sappiamo nulla di te, per cui non è mica colpa mia se non mi fido di te. Che cosa significa? Siamo rimasti insieme tutto questo tempo e ancora non sai chi sono. Come se importasse. Non so nulla del vero te. Proprio come non sapevo nulla della vera Mikan. Il vero me. E l'unica ragione per cui siamo qui è perché sei tu colui che ci ha suggerito di venire alla fan house, giusto? Stai dicendo che l'ho fatto apposta? Come facevo a saperlo? Non è strano pensarlo, lo sai? Scusa, Hajime, vorrei davvero fidarmi di te, però ancora non posso farlo. Ed è per questo che andrò con Chiaki. Non che voglia andare con Nagito, però... Beh, stai dicendo che Nagito è più degno di fiducia di me. Ma che diavolo... Dannazione, perché è successo tutto questo? Beh, se questo è il caso, che sia così. Perché non vieni con noi allora, Kazuichi? Ah, però... D'accordo, Chiaki, vai pure. D'accordo, ci vediamo più tardi. E con ciò Kazuichi, Chiaki e Nagito hanno lasciato l'area. Quindi c'è rimasto Nekomaru in teoria. Beh, immagino che siano gli avanzi. Sembrerebbe che non piacciamo molto alle persone. Nulla di cui non possiamo cambiare. Dopotutto siamo un traditore e un robot. Non sono un traditore. Oh già, scusa. Allora, Hajime, mostriamo a tutti il valore di questi avanzi. Troviamo magnificamente l'uscita con le nostre mani. Se lo faremo, risolveremo tutto quanto. Beh, quando le persone smettono di fidarsi di te, fa veramente schifo. Grande Mekamaru. Esatto. Facciamo esplorazione con Mekamaru, ragazzi, adesso. Vediamo cosa c'è. Innanzitutto qua, solito monitor, eccetera. Qua c'è una aiuola. Possiamo esplorare. Flower Garden. Giardino di fiori. Ci sono un sacco di fiori diversi che sbocciano in questo giardino. Sembrerebbe che siano girasoli, ma non vedo alcuna fragola. Si chiama Strawberry House e non ha le fragole. Ah, non importa quanto guardi, quest'area è decorata solamente con pattern di fragola. Non odio le fragole, ma questi pattern continui iniziano a stancarmi. Secondo la mappa di Monokuma, l'unica cosa che c'è sul terzo piano è questo parco in cui attualmente ci troviamo. Allora significa che non abbiamo alcuna cosa da fare su questo piano. Giusto perché tu lo sappia, Hajime.
Fammi sapere se mai dovessi sentirti assetato. Sta parlando della sua fontana di soda? Non voglio in realtà bere un qualcosa che proviene dai suoi occhi. Ok. Ho trovato Monokuma. Il terzo. Voilà. Ce ne mancano 2. Speriamo che anche gli altri 2 siano qua dentro. Tra l'altro. E spero anche che ci sia una sorta di... come si suol dire? Non mi viene in mente. Di monitor che avevamo anche nella spiaggia, così almeno possiamo comprare eventuali cosa dal gachapon per trovare degli oggetti che possano piacere ai personaggi con cui facciamo i bond. Non fare lo schizzinoso. Vediamo che ci dice Mekamaru. Cosa c'è? Sei assetato? No, tutto a posto. Capisco, se mai dovessi avere sete, fammelo sapere. Sembrerebbe che voglia davvero utilizzare la sua feature di fontana di soda. Io l'assaggerei Mekamaru. Ma sai che in realtà, tanto per provarlo, forse anch'io Ciel. Giusto per vedere che gusto ha la soda di Mekamaru. Ok. Puliamo la cacca del pet. Voilà. Vediamo un attimo se ho un po' di regali. Perché mi sa che ne ho pochi. No, non è vero. Ne ho più di quanto pensassi. Allora speriamo di avere i regali giusti più che altro. Perché se non abbiamo quelli giusti ci inculiamo praticamente. Soda caustica, che buona, veramente. Secondo la mappa, queste dovrebbero essere le stanze degli ospiti e il lounge sul secondo piano. D'accordo. Dovremmo andare ad esplorare le stanze degli ospiti. Il lounge è tutto tuo. Sì, ho capito. Comunque povero Hajime, che adesso è sospettato da tutti. Che cazzo è successo? No! Ragazzi, mi si è buggata la fan house. Non ci credo. Sono bloccato. Mi sono buggato. Cazzo ne so. Stavo facendo una roba. Sono rimasto bloccato. Oddio, aspettate. Meno male che ho salvato. Facciamo load. Ok, aspettate un secondo. Si era buggato all'interno. Oddio, non mi ricordo, l'avevo già preso il Monokuma, sì. Abbiamo visto quello che ci ha detto Nekomaru. Per cui scendiamo giù. Le scale sono qua. Questa non la rileggo, tanto l'abbiamo appena letta. Meno male che siamo qua. A quanto pare quell'area è off limits. Guardiamo le stanze degli ospiti. Mi sa che farò un po' di salvataggi qua. Ma perché sempre il capitolo 4 è quello sfigato? Smettila di rompere i giochi come faccio io. Scusa, lampada. Ok, Strawberry House, Creamy Room. Madonna. È veramente una topaia sto posto. Cioè, tutto in stile giapponese, in realtà molto figo. Però è tutta rovinata la stanza. Cioè, poteva trattarla un po' meglio, Monokuma. Meno male che ho salvato lì vicino, perché sennò ci saremmo dovuti rifare l'intero capitolo. Che vabbè, in realtà sarebbe buono. Numero 4 è un numero sfortunato. Per i giapponesi sì. Neanche le cose popolari sono messe così. Veramente. Ok, un'altra Crummy Room. Mi sa che sono uguali. Non c'è un Monokuma, mi sa, qua. Ok. Possiamo uscire. Queste due le abbiamo esplorate.
Qua c'è la standard room. Riesco a sentire delle voci all'interno. Sembrerebbe che qualcuno sia qui. Nella mia testa. Mista! I Sex Pistols. Ci sono Akane e Fuyuhiko. Ehi, di che cosa vuoi parlare? Beh, lo sai. Sono sicuro che tu non voglia sentire ciò, dato che ho causato un incidente simile. Ma so già che un ragazzo come me non ha alcun diritto nel dirtelo, però... Quando ti guardo, devo dire un qualcosa. Allora dillo. Non c'è bisogno che tu ti comporti in una maniera così testarda, lo sai. Solo per quello che hai passato. Sì, esatto, lampada. Ah, ok, quindi l'hai fatto apposta, Ciel. L'unica ragione per cui sono qui in questo momento è perché qualcuno si è sacrificato per te. Ti senti colpevole riguardo ciò, non è vero? Ehi, di che cosa stai parlando? So che non vuoi essere onesta a riguardo. Beh, anch'io capisco quel sentimento. Seriamente, ma di che diavolo stai parlando? Ma proprio come ho detto, è sempre meglio essere vivi. Potrebbe essere difficile, potrebbe far male a guardare il suo aspetto attuale, però... Vuole i pugni Fuyuhiko, a quanto pare. Però sta cercando di tirar su di Muraraka in realtà. Sei molto meglio solo per il fatto che lui sia ancora in vita. Voglio dire, per me... Scusami. Stai piangendo? Proprio ora mi sento davvero grata a lei. Ma non che possa più dirglielo. Però tu sei diversa, per cui... Sii sicura di dirgli quanto gli sei grata. Aspetta, che cosa stai cercando di dire? Ho lasciato in silenzio la stanza degli ospiti così che non mi notassero. Ah. Sta cercando di sollevare il morale ad Akane. Praticamente sta cercando di non far avere lo stesso rimpianto che ha avuto lui con Peku. Fuyuhiko si sta prendendo il suo tempo per parlarle, ma immagino che Akane non stia davvero capendo quella conversazione. Povero Fuyuhiko. Poverino, non se lo merita. Ok. Ah, tra l'altro qua devo rifare questo. Cry about it. Ok. Puliamo di nuovo l'HK. E salviamo così non lo devo rifare. Ok. Qua ci sono Sony e Gundam. Tra l'altro. Vediamo cosa ci dicono. Sono nel lounge. Però prima del lounge vorrei guardare le stanze. Ma non c'era Nekomaru qua? Me lo sono insognato. Cioè, me lo sono sognato, ragazzi. Non c'era Nekomaru? Boh. Vediamo le deluxe room come sono. Sappiamo che nella standard room c'è un Monokuma, ma per adesso non ci possiamo andare perché c'è Fuyuhiko che sta parlando con Akane. Questa è una camera da principessa invece. Vedete? Già. Lasciamo qua. La hallway. Era lì, me lo ricordo. Sì, nella standard room. Solo che adesso non possiamo entrarci perché ci stanno Fuyuhiko e Akane che parlano. Ah, eccolo. Eccolo Nekomaru. Ecco dove era finito. Comunque non mi sarei mai aspettato
che perdessimo 3 persone durante la mia assenza. Già. E Yoko ed Ibuki. Quelle due erano davvero rumorose. Quasi come se un fuoco fosse... Smothered? Non ho idea di cosa significhi. Nekomaru sparisce con i suoi passi felpati, veramente. Che adesso peserà tipo un 200 kg tutti, se non di più. Smothered? Non ho idea di che cosa significhi. Soffocato. Ah, ok. Quasi come se un fuoco fosse stato soffocato. Comunque Nekomaru ridai la giacca a Jotaro. Veramente la stessa. Non ha il cappello però. E non riesco a credere che sia stata Mikan colei ad ucciderle. Questo è perché non importa in che forma tu sia adesso, siamo estremamente felici che tu sia tornata fra di noi. Allora, devo vivere per rispettare le aspettative di tutti. Finché sarò qui non tollererò più vittime. Non lo permetterò. Ok. Grazie, Nekomaru. Anche noi non permetteremo più vittime. Il cappello fuso con i capelli. Esatto. È bellissimo quel coso di... il cappello di Jotaro. Andiamo nel lounge dove ci sono Sony Gundam. Per cui questo è il lounge. È completamente ricoperto di sfragole. È davvero difficile rilassarsi qui. Beh, immagino che per ora dovrei guardare le cose che potrebbero esserci utili. Allora, c'è un quadro. Qui. C'è un vecchio riquadro appeso sul muro. Perché mai dovrebbe esserci un quadro in un posto come questo? Sembrerebbe davvero essere fuori luogo. Ah, tra l'altro la targhetta su questo riquadro... Il fondatore dell'Opspeak Academy, Izuru Kamukura. Perché mai un riquadro così importante come quello del fondatore dell'Opspeak Academy dovrebbe trovarsi in un luogo come questo? Anche questo nome è davvero difficile da pronunciare. Se lo dici tu, Hajime, che sei giapponese. Ah, c'è un telefono. Infatti c'è un telefono in questa... Il fatto che ci sia un telefono in questo edificio è davvero sospetto. Beh, sarò in grado di chiamare da qualche parte con questo. Quando mi sono avvicinato verso il telefono l'ho immediatamente notato. Ma cos'è questo? Invece dei bottoni numerati c'è un singolo bottone con l'immagine di un'uva al sopra di esso. Ma perché dell'uva? E non delle fragole? Beh, per ora sarà meglio premerlo. Chiama l'avvocato. Ah, sembrerebbe che si stia connettendo da qualche parte. Ma nessuno sta rispondendo. Che dispositivo misterioso. Potrebbe servire per fare dei rituali. Un novizio non dovrebbe toccarlo senza cautela. Probabilmente non è così pericoloso. Tolto il bottone sembrerebbe essere un regolare telefono. Ma non funziona come un telefono regolare. E non so nemmeno dove sia connesso. Cavolo. Che diavolo sta succedendo? I miei 4 Dark Divas of Destruction stavano investigando l'area. Ma sembrerebbe che non ci sia nulla degno di nota da reportare. Perché ti sei arreso? Forse potrebbe esserci qualcosa su questo piano in cui non abbiamo ancora cercato. Già, hai ragione. È ancora troppo presto per arrenderci. Ottimo. Allora lascio questo problema a tua discrezione. D'accordo. Allora dovrei provare ad esplorare il primo piano, dato che non l'ho ancora visto. Qua c'è un orologio.
Gundam, lasciami evocare Nyarlathotep. Lui credo che non sarebbe molto contrario. Grazie all'orologio sul muro so che ora è, però sapere l'ora non credo aiuterà le cose. Gundam e Sonia dicono le stesse cose invece. È inutile pensare che questo tono selvaggio possa confondermi. Vi ho aspettati. Invadiamo Black Dragon, Invading Black Dragon Champi. Esorta la tua forza e il contenuto nel tuo cuore. Dovrei aspettare finché Champi ritorni per il suo rapporto. Con delle skill di controllo dei suoi criceti, beh, dovrebbe essere davvero in grado di comunicare con loro. Beh sì, è l'Ultimate Breeder. Mio Dio quanto è grasso quel criceto. Non lo so se è proprio la sua specie che sia così, sai? O se è grasso perché ha mangiato tanto. Questo posto dovrebbe essere un lounge, ma sembrerebbe che non sia in grado di calmarmi e rilassarmi qui. Seriamente, pensavo che il parco divertimenti fosse di cattivo gusto, ma questo è perfino peggio. Sono d'accordo, Monokuma ha un gusto davvero eccentrico. Scioccherebbe anche un indiano. Scioccherebbe un indiano? Ma che diavolo? Se lo dici tu, Sonia. Cioè, è un po' strano da dire. Ok. Allora. La scala dov'era? Non mi ricordo. Ah, primo piano, eccolo qua. Scendiamo. Beh, non c'era nulla di terribilmente importante né sul terzo piano né nel secondo piano. Sonia è strana, lasciala là. Esatto. Ma questo non significa che non ci sia nulla qui. Dovrei dare un'occhiata in giro. Indiani notoriamente eccentrici. Nekomaru. Devi andare al bagno? Questo edificio è peculiare. Guarda all'interno del bagno. Non posso fare una cagata in un posto come questo. Prevenirmi il fatto di fare una buona cacata. Questa casa è certamente defecativa. Ok, Nekomaru, mi ero dimenticato che tu parlassi così tanto riguardo alla cacca. Sembrerebbe che questo sia un bagno. Ogni volta che vedo un bagno ottengo questo sentimento di solitudine. Quando il mondo... Quando succederà che la mia costipazione verrà verrà aggiustata? Ok, non lo so, Nekomaru. Il bagno delle femmine non si può andare perché c'è Nekomaru davanti. Va bene, fa da guardia. Qua ci sono Chiaki e Kazuichi invece. Non li avevamo visti nella stanza precedente. Vediamo cosa ci dicono. Ciao Chiaki. Che succede? Ti sei di nuovo stancata? No, stavo solo pensando... Perché fragole? Perché cosa? Personalmente penso che anche le tangerine vadano totalmente bene. O anche frutti come le pesche, le mele. Le tangerine non so cosa siano. Attualmente non mi viene in mente. Credo venia. Già, qualunque tipo di frutto sarebbe andato bene. Allora, perché le fragole? Chi lo sa? Davvero un mistero. Forse mandarini? Può essere. Già. Che cos'era questa conversazione adesso? Boh. Kazuichi... Ah no, c'è anche Naito. Ah, ho capito cos'era successo, ragazzi. Praticamente sono andato davanti
E mi ero buggato nel primo piano. Allora. Scusate se faccio spesso dei salvataggi, ma lo faccio perché ho paura. Kazuichi. Cosa? C'è davvero qualcosa che vorresti dirmi? No, nulla. La possibilità non è zero, per cui... Cioè, penso che sia estremamente vicino allo zero, però... Non sarà mai zero. Non importa quanto. Mi spiace, Hajime. Ma tutti stanno parlando in modo strano o mi sto sbagliando io? Boh? Forse sono gli effetti del gas? Nagito. Tutti quanti sono simbolo di speranza. Saranno completamente diversi. Cioè, sono completamente diversi rispetto a un qualunque come... a un tizio qualunque come me. Mi sento terribilmente in colpa del fatto che qualcuno come me sia forzato a restare insieme a tutti gli altri così. Minchia, passami un po' di quel gas. Ah, turn around vuol dire girati. Ah, è questa la Final Dead Room. Ok. Possiamo vedere la mappa, tra l'altro. No, la mappa si apriva... Ah, così. No, non è vero. Si apriva con X, se no. Ah, sì, con X. Ah, di là c'è la torre. Qua c'è la Final Dead Room. Andiamo prima nella Final Dead Room. Questa porta sembrerebbe dare delle vibe differenti rispetto a tutto il resto. La porta che si vedeva quando ti eri buggato. Sì, è questa. La Final Dead Room? Permettimi di spiegarti. La Final Dead Room è una sfida datavi dal vostro preside Monokuma. Solamente coloro che vinceranno questo gioco a cui minaccia la vostra vita, che è presente in questa stanza, saranno in grado di raggiungere l'ottagono, dove sarà... dove è presente la Sacra Terra, dove l'Ultimate Weapon è dormiente. E ora, dato che ti senti eroico, beh, stai per rischiare la tua vita per continuare a vivere. Dovresti sfidare la Final Dead Room. Un life threatening name? Che diavolo è questo? Ho appena detto che posso ottenere l'Ultimate Weapon se dovessi vincere. Challenge epica. O l'arma definitiva, se volessimo chiamarla come cosa tradotta. Che stupido. Chi diavolo farebbe un qualcosa del genere? Palese Gundam, dai. Uno come Gundam ne sarebbe attirato. Mi dice la stessa cosa? No, ok, Hajime non vuole farlo. Che palle. Strawberry Hold Door. Oh, capisco. Quindi questa è la Strawberry Hall. Sembrerebbe che questo posto sia pieno di fragole. Ma che hallway davvero inquietante. Da quello che ricordo, la Strawberry Tower si trova dall'altra parte di questa porta, giusto? Secondo la mappa è corretto. Comunque, l'ordine è tutto sbagliato. Ovviamente ha più senso finire di investigare prima sul primo piano e poi andare nelle altre aree. Lo capisco, però non c'è bisogno di alzare la tua voce così all'improvviso. Ed è un brutto colpo per il mio cuore. E sarcasmo nei miei confronti? Dato che non ho un cuore? Beh, significa che... non c'è alcun modo che mi possa lasciare abbattere da ciò. Seriamente non si lascia abbattere? Ok. No, ok, dice la stessa cosa. Possiamo aprirla? No. Allora torniamo indietro. Faccio un'uscita. Un ascensore.
Ah, ma questo è un ascensore? Ma è strano. Le uniche scale che ci sono in questa... che ci sono nella struttura, sono del secondo e del terzo piano. Significa che c'è una cantina? Ho premuto il bottone di fianco alla porta. Un'immagine di un'uva è presente. Sembrerebbe che sia la stessa sul bottone del telefono nel lounge. Cosa succederebbe se lo premessi? E così, senza pensarci, ho provato a premere quel bottone, però il basamento non sta reagendo affatto. Che sia fuori servizio? Non riesco a capire. Sembrerebbe che questo ascensore non sia utilizzabile. Che succede, Hajime? Hai trovato qualcosa? Quella Final Dead Room sembrerebbe sospetta, ma entrarci potrebbe essere pericoloso. Monokuma ha menzionato un life-threatening game. Beh, non è affatto degno giocarci se quello che si ottiene è una weapon, cioè un'arma. E allora dovremmo andare alla Strawberry Tower, che si trova sul retro della Strawberry Hall. Andiamo! Ok. Andiamo. Si trova di qua. Yes, eccoci. E adesso possiamo andarci? Secondo la mappa ok. Non c'è una maniglia? Non c'è alcun modo che possiamo aprire una porta come questa. Forse devi solo premere il bottone vicino alla porta? Lo sai, quello con su scritto Open su di essa? Lo apri? Mi stavo chiedendo che cosa significasse. È davvero divertente. C'è scritta la parola Open. Aspetta, davvero? Comunque devo solo premere questo bottone allora. Nekomaru ha alzato il suo braccio destro e ha vigorosamente premuto il bottone più volte di quante ce ne fosse bisogno. Ok. Ah. Per cui questa è la Strawberry Tower. Questo edificio sembrerebbe avere la forma di un grande cerchio. Per di più è così alto. Non riesco a trovarmici in realtà. Cavolo, ancora di queste decorazioni rosso acceso. Che gusto terribile. Beh, con un nome come la Strawberry Tower, immagino che queste decorazioni terribili siano intenzionali. Ha ragione, questa è la Strawberry Tower, giusto? Allora perché? Perché vedo qualcosa che non matcha affatto il tema delle fragole? È un'ottima domanda. Sì, c'è l'uva. A quanto pare. Faccio ogni tanto dei salvataggi perché non voglio tornare indietro. Qua c'è Nekomaru. Davvero un gusto orribile. Beh, se è stato Monokuma a decorarla, immagino che questo posto abbia un gusto terribile. Effettivamente ha sempre dei gusti un po' discutibili Monokuma. Vediamo questa porta. C'è una grande porta al dietro della torre, ma c'è l'immagine di una uva su di essa. Pensavo che questa fosse la Strawberry Tower. Aspetta, ma questa immagine... Beh, è la stessa che c'era sul telefono del lounge. Ne abbiamo trovata anche una vicino all'ascensore del primo piano. Forse questa porta potrebbe essere l'uscita. È l'uscita? Guarda un'occhiata alla mappa che abbiamo ricevuto da Monokuma. È già il terzo, è vero. C'è una porta sul retro della Strawberry Tower, ma non c'è nulla disegnato dall'altra parte di quella porta.
Per cui non ti sembra che l'uscita sia presente dall'altra parte di questa porta? Per di più, dobbiamo confermarlo solamente aprendola. Nekomaru ha fatto uscire un ruggito di battaglia. Ha preso la maniglia della porta e l'ha aperta con entrambe le mani. Ha cercato di aprirla. Comunque... Scusa. Ma che significa? Questa maniglia non si muove nemmeno di un centimetro. Che sia bloccata? Beh, sembrerebbe che sia bloccata. In questo caso dovrò usare la mia piena potenza! Wow! Con un forte ruggito, Nekomaru mette tutta la sua potenza prendendo la maniglia con entrambe le mani. Ma... niente. Non ancora. Ora arriva l'incredibile forza di 1.000.000 di cavalli. Ai, che gelo non consueto. Orsù, guarda pur chi qui viene comparendo. Oddio, ciao Foggiano. Buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Aspetta, non si sta muovendo? Se rompi la maniglia rimarremo bloccati qui. Sarebbe davvero tremendo. Per cui non dovremmo discuterne nel frattempo mentre tutti gli altri stanno cercando di uscire? Sì, hai assolutamente ragione. Mi hanno aperto la porta. Oh, dai. Scusatemi. Scusatemi. Ciao Franci. Buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Scusatemi, mi avevano arraidato in stanza. Molto bene allora. Anche se questa porta verrà aperta molto presto. La lascerò riposare. Allora torniamo all'interno della Strawberry House e discutiamone con tutti gli altri. Beh, se devo ascoltare quello che hanno da dire, allora usciamo da qui. Passo per un saluto. Va bene, Franci. Ciao ciao. Grazie per essere passato. No! Cazzo. Ho skippato per sbaglio i dialoghi. Sono solo io? O sembrerebbe che... abbia sentito un rumore di un ascensore da qualche parte. È successo qualcosa? Ok. Ho skippato per sbaglio. Ciao ciao. Ah. Monokuma. Yo, che cosa state facendo voi ragazzi? Tutto bene, grazie. Oh signore dalla voce forte e pur vezzosa, che già mi trae in catena d'amore. Madonna. Addirittura... voce forte. Come state ragazzi? Siete in grado di... cioè, vi siete fatti un'idea generale del lato della Strawberry House? Lato della Strawberry House. È una cosa davvero strana da dire. Sembrerebbe che ci siano altri edifici. Ovviamente. Questo è perché c'è questa cosa chiamata ascensore a contatto. Ascensore a contatto, hai detto. Anche se si tratta di un ascensore, beh, è un grande sbaglio pensare che si muova verticalmente. Questo è un ascensore che viaggia lungo una ferrovia, per cui si muove orizzontalmente. Davvero molto facile. Allora, questo ascensore ci porta in una costruzione diversa? Esatto, alla Grape House.
Grape House? La Fan House è una costruzione davvero enorme. È praticamente una fatta di altre costruzioni. Beh, se possiamo preoccuparci dei piccoli dettagli, allora lo faremo quando andremo alla Grape House. Io vi aspetto lì. La casa della grappa. Che sarebbe dell'uva in realtà, però ok. Ci sta, è per fare assonanza. Non riesco a capirlo. Ci ha detto di andare alla Grape House questa volta, giusto? Per cui dobbiamo prendere quell'ascensore, giusto? Che cosa dovremmo fare allora? Ah! Allora dovremmo farlo! L'unico modo per sovrastare questa situazione è fare una mossa. Ma comunque, lo sai... Cosa? Sei spaventato? Diavolo, no! Cosa stai dicendo di fronte alla signorina Sonia? D'accordo, verrò, fanculo, non sono affatto spaventato. Beh, non che sia cattivo quanto Kazuichi, però ho davvero un cattivo presentimento riguardo tutto ciò. Ma non posso stare qui fermo e non fare nulla. Ok, andiamo. Quando ho premuto il bottone sull'altra parte della porta si è aperto immediatamente. No, ma ci possiamo tornare poi di qua, spero. Perché se no mi tocca rifare sta parte. Abbiamo preso l'ascensore e siamo andati alla Grape House. Oddio, è un puzzle questo ascensore. Si sta già muovendo? Per cui sarebbe davvero fantastico. Che cosa? Voglio dire, non sta affatto vibrando, giusto? Quindi probabilmente è un ascensore ad alte performance, se non sta affatto vibrando. Forse non si sta affatto muovendo. D'accordo, apriamo questa porta e siamo sicuri di ciò. Non puoi farlo, è troppo pericoloso. Beh, dopo essere stati all'interno dell'ascensore senza vibrazioni, eventualmente la porta di fronte a noi si è aperta all'improvviso. È apparso e sembrerebbe che siamo finalmente giunti alla nostra destinazione. Ok. Eccoci. Quindi questa è la Grape House. Non importa quanto la guardi. Tutto quanto sembrerebbe essere fatto con pattern di uva. Ero già riempito con i pattern di fragola, ma anche questi sono veramente pesanti. Ok, benvenuti alla Grape House. E allora lasciatemi spiegare che cos'è la Grape House. Tada! Questa è la Grape House nella sua interezza. Per cui iniziamo a spiegare il primo piano. Allora, iniziamo dal fatto che non c'è alcuna Final Dead Room. Praticamente, oltre ciò non c'è alcuna differenza dalla Strawberry House. Proprio come la Strawberry House, qui avete il corridoio da questo lato. E poi andrete verso la Grape Tower. Il secondo piano è proprio come il secondo piano della Strawberry House. Ho preparato 5 stanze per gli ospiti di diverso tipo, insieme alle Relaxing Lounge. Ma l'attrazione principale della Grape House è ovviamente il terzo piano. Il Monokuma Archive. Tutti quanti amano il Monokuma Archive. Se vuoi sapere qualcosa riguardo ai miei compimenti orgogliosi e ai miei contributi, sentitevi liberi di studiare la letteratura qui. Ok. E allora questo conclude il tour, ma credo che sia difficile da capire se lo spiego solamente con le parole. Per cui dovreste usare tutti i vostri piedi per controllare l'interno dell'edificio. Ci sono altre domande?
Tipo che sto iniziando ad essere affamata. Dov'è il cibo comunque? Ah? È necessario? Ah? Che sta dicendo? Certo che lo è. Ma questo dovrebbe essere un escape game. Per cui... dove sarebbe la tensione se non c'è alcun limite di tempo? Per cui ho deciso di utilizzare i vostri stomachi come... tempo limite. O stomaci? No, mi sa che stomaci. Scusate. Ho messo un H dove non ci dovrebbe essere. Che cosa intendi? Per metterla in breve... significa che dovrete uccidere qualcuno prima che morirete di fame. Ma che diavolo! Se state pianificando di uccidere qualcuno, beh, vi raccomando di farlo il più in fretta possibile. Sarà troppo tardi se dovrete essere deboli e non avere alcuna energia per uccidere. Ehi, aspetta! Morire di fame? Dannazione! Per quanto ancora? Dovremmo andare avanti finché non sarà soddisfatto. Cavolo, è davvero serio sul fatto che non c'è alcun cibo? Non c'è alcun modo. Questa è l'unica cosa che non voglio. Non mi dispiace morire di fame finché posso mangiare. Per cui lasciami mangiare. Ah, finché hai imparato che non c'è alcun cibo. Beh, sta provando a sovrastare l'essere affamata. Ossessioni sono davvero fastidiose. Ma comunque prova a restare calma. Ora non c'è tempo di impanicarsi. Beh, essere rumorosi qui non ci aiuterà affatto. Per cui per ora dovremmo continuare ad esplorare l'interno di questo edificio. Dopotutto, se non ci arrenderemo, sicuramente riusciremo a trovare della speranza. Non è vero, Fuyuhiko? Già, esatto. Bene, allora iniziamo. Andremo nelle stesse coppie di prima, d'accordo? Aspetta, questa volta voglio davvero fare coppia con la signorina Sonia. Se n'è già andata con Gundam. Sembrerebbe che sei stato nuovamente evitato, non solo rifiutato. Povero Kazuichi. Kazuichi, capisco che ti senti un po' giù, ma rimettiti un po' su. Akane, anche tu. Per quanto ancora hai intenzione di rimanere scioccata? Forza, andiamo. Ok. Con passi pesanti tutti quanti hanno lasciato per esplorare la Grape House. Allora, da dove iniziamo? Dato che siamo sul primo piano, inizierei dalla Grape Tower. Quindi stai dicendo che inizieremo dal posto più sospetto. Oh Gentilkin, attore di somma virtude. Con ogni parlata sai vestire dell'anima e del sembiante del personaggio di manga ed anime che ti è posto innanzi. In te l'arte si incarna e lo spirito si desta. Madonna, Foggiano. Cioè, grazie mille, però non sono mica un doppiatore. Io provo, diciamo, a metterci un po' di sentimento e a diversificare le voci più che riesco, in realtà, però ho i miei limiti, diciamo. Hai visto che effetto che fai? Madonna. D'accordo. Allora iniziamo con la Grape Tower. Iniziamo con la Grape Tower. Non serviva ripeterlo 2 volte però, Nekomaru. Comunque troviamo l'uscita. Dannazione, non c'è alcun modo che io possa morire affamato qui dentro. Ok. Posso dire che effettivamente questo è un movente abbastanza bastardo. Forse tra i più maledetti che sono capitati per adesso in un Danganronpa. Poi non so se in qualche fangame ce ne sono anche di più cattivi. Però è abbastanza pesante il Don't Starve.
Non il gioco, intendo. Per cui c'è anche qui un bagno. Beh, tolto il fatto che non posso cacare, questo è l'unico difetto di questo corpo. L'unico difetto? Beh, il tuo ottimismo è degno di... come posso dire... di essere... non mi viene il termine, praiseworthy. Cioè, da ammirare. Io pensavo al gioco. Ok. No, possiamo interagire solamente col bagno dei maschi. Makoto nel primo ci interagiva col bagno delle femmine. Hajime qua proprio non è interessato zero. Tra l'altro. E diceva, no, non sono... non posso fare questa cosa, Makoto. Invece Hajime proprio manco ci interagisce. What the fuck? Oddio, aspettate un attimo. Ma ragazzi? Aspettate un attimo. Sì, degno di no. Questa non me la ricordavo affatto. C'è la statua di Sakura. C'è la statua di Sakura qua. Ogre. Ma cos'è questa muscolosa statua di bronzo? Probabilmente è solo un ornamento, ma... non si appresta affatto all'ambiente. Ah, c'è un nome scritto qui. Ogre? Che cosa significa che è una statua di un ogre? Perché sta indossando una uniforme alla marinara? Beh, noi lo sappiamo. Guarda quella statua. Finalmente mi sento un po' esaltata. Ma perché c'è una statua del genere in un posto come questo? Aspetta, questa creatura è presente all'interno dell'edificio? Non credo, probabilmente è solo il corridoio che è stato guarnito con esso. Guarnito? Intendi guarnizione di cibo? C'è il cibo? È gustoso? Non è cibo, è solo una decorazione. Mi sa che è schioppata da un po'. Già. Qua c'è Fuyuhiko invece. Morire di fame sembrerebbe una mossa davvero di Monokuma. Quel pezzo di merda. Come ha osato utilizzare uno sporco trucchetto come questo su dei civili? In teoria anche tu sei un civile per quanto fai parte della famiglia di una Yakuza. La Grape Tower è dietro questa porta, giusto? Proprio come la Strawberry Hall, bisogna premere questo bottone. D'accordo, lascia fare a me! Nekomaru ha alzato la sua voce e ha schiacciato vigorosamente il bottone, il bottone più di una volta. Ferma Sakura, abbassa il braccio. No! Non è una Sakura nostalgica. Non si sta aprendo. Ma è strano. Quando eravamo nella Strawberry Hall si era aperta. Non dirmi che è fuori servizio. D'accordo, tempo di fare una pausa. Beh, ovviamente non dovremmo. Hai sentito qualcosa? Ed è stato così che Nekomaru ha iniziato a urlare. Ah, si è aperto. No, stare zitto in realtà, shouting. Monokuma, tu sei nonché vile marionetta di crudeltà travestita da pupazzo, e sotto il tuo falso riso non v'è corrotto inganno. Veramente. La porta si è aperta. Ma fra l'altro tu lo conoscevi già Danganronpa Foggiano? In caso? Se sì, hai qualche personaggio preferito? Che questo è il secondo gioco in realtà, non è il primo. Ma cos'era quella pausa proprio poco fa?
perché non si è aperta prima? Quindi questa è la Grape Tower. A meno che non ci sia una sorta di time fra i due bottoni delle torri, non saprei dire, sinceramente. Questa struttura di questo edificio non sembrerebbe affatto diversa comparata alla Strawberry Tower. Già, hai ragione. Questo edificio sembra della stessa forma circolare ed è alto allo stesso modo. Un po' difficile da fare. Comunque il muro è verde. Quello della Strawberry Tower era rosso. Beh, parlando di diverso, c'è qualcosa di brutalmente diverso qui. C'è la faccia di Monomi. Chiaramente chi io lo conosco. Chiamo tutti i personaggi di Danganronpa e massimamente coloro che, pur trapassati, vivono ancora nell'animo mio. Capisco. Questa è una cosa che comprendo ben volentieri per Foggiano, perché anche a me sono schiattati alcuni personaggi che mi piacevano, tipo nello scorso capitolo, la cara Yoko, una di esse. Ma perché la Great Hall non si era aperta prima? È molto strano. Beh, questa costruzione è davvero un mistero. Un programma di Enrico Ruggeri. Un saluto al caro Enrico che ci segue sempre. C'è un'immagine sul pavimento con la faccia di Usami, con dell'uva in bocca. Sembrerebbe diversa da quella della Strawberry Tower. L'immagine di Usami qui aveva una fragola nella sua bocca. Ma quello che è più diverso... Che cazzo c'è di altro di diverso? La porta. Ah, forse la porta? Eh sì, ha senso. Sulla Grape Tower c'era l'immagine di una fragola. C'è un'immagine di una fragola qui. Una porta di una fragola all'interno della Grape Tower. È davvero complicato. Beh, sembrerebbe essere l'opposto della Strawberry Tower. Come mi ricordo, lì ci doveva essere l'immagine di un'uva sul retro della Strawberry Tower. Per cui dal lato della Strawberry c'è la porta della Grape, mentre dal lato del Grape c'è la porta dello Strawberry. È ancora più complicato. Nekomaru non sta capendo niente. Comunque questa volta questa porta potrebbe essere connessa all'esterno. E ovviamente guardando questa mappa, dato che non c'è nulla dietro la Grape House, per cui cioè l'unica cosa che possiamo fare è provarci. Fermo. Ho sentito quello che voi ragazzi stavate dicendo, però è inutile provarci, penso. Che cosa hai detto? Nekomaru ha Windows 64. È indietrissimo. Prima di arrivare lì, perché sei qui, Chiaki? Non eri con Nagito e Kazuichi? Beh, è davvero estenuante restare vicino a loro due. Per cui sei scappata via. Va bene, Chiaki. Quella porta non conduce all'esterno. Penso sia inutile provarci. Sicuramente. Sicuramente, hai detto. Ammiro con tutto il cuore la nobilissima Celestia Ladenberg, e il sangue e la virtù la rendono degna di stima pari alla mia. Se ancora ella fosse fra i vivi, la porrei fra le sacre mura del mio castello, in terra benedetta di Foggia, a ricevere onore e protezione. Beh, così, sicuramente, esaudiresti il desiderio di ella, che vorrebbe diventare una principessa europea, se ben ricordiamo dal primo gioco. Per cui, Foggiano, le faresti un gran piacere
con questa, con questa tua affermazione. Assolutamente. Mhm. È davvero raro per Chiaki essere così sicura. Ho una buona ragione per quello. Penso di aver scoperto il segreto della fan house. Il segreto della struttura? Vuoi che te lo dica? Vuoi che te lo spieghi? Bene, presta attenzione a ogni relazione fra le varie casate. Cioè, fra le varie case. Alla rispettiva torre. Sono collegate. Probabilmente. Primo, prova a ricordare il primo piano della Strawberry House. Dall'ascensore la Strawberry Hall si trova dal lato della tua mano destra, giusto? Cioè, dalla tua mano sinistra. Vabbè, scusate. Nemmeno le basi, le direzioni sono capaci a distinguere. E se cammini verso di esso finirai verso la Strawberry Tower, giusto? Dall'altra mano la Grape House. Dall'ascensore la Grape Hall si trova sulla tua mano destra, sul lato della tua mano destra, giusto? Beh, e se cammini verso di esso ti ritroverai nella Grape Tower, giusto? Ora, arrivati al punto principale, con queste due strutture... Ah, per cui eri qui! Eccoli qua. Ehi, Chiaki! Non scappare di tua spontanea volontà. Sei sparita così all'improvviso. Ero così preoccupato per te. Kazuichi, Nagito. Grazie alla tua scomparsa sono rimasto tutto solo con Nagito. Sono così fastidioso per te. Certo che lo sei. Non voglio stare da solo con un tizio strambo come te. Beh, non è solo Hajime. Non ti fidi nemmeno di me, Kazuichi. Tutto ok? Hai smesso di fidarti degli esseri umani? Beh, sì, grazie a te, bastardo. Vabbè, ora sono tutti qua. Oh, valoroso Kin, ascolta le mie parole, che non sono vuote ma cariche di onore e di desiderio. Vieni dunque nelle sacre murra... ok. Scusami, Foggiano, non so parlare. Mura del mio castello, ove ogni pietra narra storie di nobiltà e virtù. Per te dimenticherò persino il fuoco Haruko, e il tuo valore e la tua grazia mi vincono il cuore. E così con mio decreto e con la benedizione del Sacro Regno di Foggia ti innalzo a nobile fra i nobili, affinché il tuo nome risplenda insieme ai grandi ospiti o spiriti che l'hanno preceduto. Ok, grazie Foggiano. Non ci sono mai stato in realtà a Foggia, in Puglia. Al sud l'unica città in cui sono stato, a dirvi la verità, è stata Napoli, mentre al centro solamente Roma. Per cui non ho avuto una base molto esplorativa, diciamo. Quanti sono riuscito a dire in una unica frase, ok. Però se mai dovesse capitare, ben venga. Sicuramente, Foggiano. Ci farò un salto. Beh, rimanere solo con Nagito farebbe paura. Le sacre mura. Non so parlare, perdonami, lampada. A me sono toscano. Sì, mi ricordo... Ah, tu sei toscano, ok. Di castelli me ne intendo. Ok. Non mi ricordavo fossi toscano. Forse l'avevi già detto, però, se non sbaglio. Però... Sicuramente Haruko sarebbe triste se leggesse questo commento, per cui... In caso invita anche lui. Oh, siete arrivati tutti quanti. Ottimo tempismo. Non dobbiamo perdere tempo nel radunare le persone. Beh, è stato veloce. Pensavo che le vostre investigazioni richiedessero più tempo. Non c'erano molte aree da ricercare, non abbiamo trovato ottimi indizi. Ricordo, per chi volesse abbiamo un server di Discord se volete entrare, per cui mi raccomando.
per non perdervi aggiornamenti sulle live o interagire con gli altri membri della community. Per cui, mi raccomando. Anche Telegram e Instagram abbiamo. Mhm. Proprio ora, l'unica cosa che ho trovato è... Non c'è nessun cibo qui. Non è affatto divertente. Più che altro non si nota. Io non ho alcuna inflessione dialettale. Mhm. Ah, non avevo manco letto che avevi sbagliato, considera un po'. Sì, è vero. Dal tuo accento non si nota che... non si noterebbe. Sei riuscito a togliere il dialetto, praticamente. Che è un'ottima cosa, in realtà, se vuoi avere un italiano neutro. Beh, ho sentito che è davvero super doloroso morire di fame. Se dovesse succedere, perché... non ci mangiamo i cricetini che Gundam si porta in giro? Tu, imbecille, che cosa stai pianificando? Mi dispiace. Kazuichi, dovresti essere grata, Sonia. Se dovessi mettere mani su uno dei miei Four Dark Divas of Destruction, il tuo corpo verrebbe incenerito dalle fiamme dell'inferno. Ma i tuoi criceti staranno bene senza alcun cibo? Fortunatamente i fiori che sono presenti nella Strawberry House nel parco sono fiori maledetti provenienti dal giardino dell'inferno. Finché saranno presenti quei semi, i Four Dark Divas of Destruction non perderanno un singolo punto. Beh, sono contenta di sentirlo. E allora è tempo di ascoltare i vostri rapporti e vedere quello che avete trovato. Personalmente preferirei che Chiaki continuasse il suo discorso, però... vabbè. Immagino che dovremmo sentire tutto quello che hanno da dire gli altri. Quindi girasoli. Sì, esatto, perché mi ricordo da Antaro che ci sono i criceti che mangiano i semi di girasole. Andrebbe bene se io, Gundam e Fuyuhiko rappresentiamo i team per dare i resoconti. Sì, non mi dispiace. Gioite, ho scoperto qualcosa che voi maledetti sarete davvero contenti di sentire a riguardo. Il nostro team è stato il numero 1. Non perderemo. Penso che le priorità siano cambiate leggermente. Posso uscirmene? No, prima devo ascoltare gli indizi di tutti. Allora, devo parlare con... abbiamo detto Fuyuhiko, Kazuichi e Gundam. Sono sicuro che già gli altri lo sappiano, ma lasciate che ve lo dica in ogni caso. Il secondo piano della Grape House ha delle stanze degli ospiti molto simili a quelle del secondo piano della Strawberry House. Ok. Ma invece di essere ricoperti da pattern di fragole, sono coperti da pattern di uva. E la stessa cosa si applica al lounge. C'è anche il telefono in quel lounge. Comunque, invece del bottone del... forma di uva, c'è il bottone della fragola. C'è un bottone di fragola sul telefono della Grape House. Mi sa che ragazzi per oggi finiamo qua perché dopo quello che dice Fuyuhiko, perché devo andare a cenare. Oggi facciamo una live un po' breve. Beh, immagino di aver indovinato a sto punto, però è possibile che i due telefoni possano comunicare l'un l'altro. Capisco, per cui l'immagine sui bottoni mostra a cosa si connette. L'immagine sui bottoni mostra quale telefono è connesso. Probabilmente è così. Ok.
Mi spiace per i personaggi di Dangan che non possono mangiare, ma noi invece ci fermiamo qui. Ok. Allora, andiamo in Just Chatting e vediamo chi c'è in lives. Mica qui termina il cammino della nostra avventura. Avanti si stagliano le porte che menano alla gloriosa terra di Foggia e chi varcherà quelle soglie scriverà la propria storia di valore e virtù. Esattamente. Allora, vediamo un po' chi si trova in Livez adesso. Tanto mi lascio il sound di Dangans. Vediamo un po'. Allora, chi ci sta, chi ci sta? Come vi pare questo capitolo 4 per adesso di Dangan 2? Vi sta piacendo? Ve l'aspettavate questo colpo di scena? Questi colpi di scena uno dopo l'altro, ve li aspettavate? Allora, bene, bene, meno male, dai. Vediamo chi ci sta. Chi c'è in Livez? Andiamo da... Oddio, c'è un sacco di gente che non conosco. Ah, c'è Shap. Andiamo da Shap, dai. Andiamo dal caro Shap, che è in live. Che dite? Che è insieme a Lazy, che stanno giocando a pick. Allora, è un capitolo, ok. Allora ragazzi, vi ringrazio di essere passati con me. Spero vi stia piacendo il capitolo 4 di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Vi ricordo che domani non c'è live perché non ci sto, se no avremmo continuato con Danganronpa probabilmente. Detto questo, ci vediamo poi sabato con Minecraft, a sto punto, dove continueremo con la nostra costruzione. Sublime è quando udì e grato son, o nobile voi, per cotanto dono di parole e grazia. Grazie Foggiano. Detto questo, io vi reindirizzo da Shop, io vado a fare la pappa per cui intanto lascio il lurchino, e salutatelo, mi raccomando. Addio gentile amico, possa il vento del destino guidarti in sicurezza e onore. Domani saremo tutti sbronzi. E niente. Buona serata a tutti. Ciao ciao. Partecipate al raid se volete 250 punti.